Benvenuti all'ascolto di Novelle per un anno, volume primo, Scialle nero di Luigi Pirandello. Audiolibro tratto dall'edizione LibriVox.org, realizzata dai volontari del progetto e promossa dal gruppo volontari del Libro di Anobi. Edizione YouTube a cura di Beneist, Onde Letterarie. Buon ascolto. Parte seconda. Visto che non piove. Tonache di Montelusa. Era ogni anno una sopraffazione indegna, una sconcia prepotenza di tutto il contadiname di Montelusa contro i poveri canonici della nostra gloriosa cattedrale. La statua della Santissima Immacolata, custodita tutto l'anno dentro un armadio a muro nella sagrestia della chiesa di San Francesco d'Assisi, il giorno 8 dicembre, tutta parata d'ori e di gemme, col manto azzurro di seta stellato d'argento, dopo le solenni funzioni in chiesa, era condotta sul fercolo in processione per le erte vie di Montelusa, tra le vecchie casupole screpolate, pigiate quasi l'una sull'altra. Su, su fino alla cattedrale, in cima al colle, e lì lasciata la sera ospite del patrono San Gerlando. Nella cattedrale la Santissima Immacolata avrebbe dovuto rimanere dalla sera del giovedì alla mattina della domenica, 2 giorni e mezzo. Ma ormai, per consuetudine, parendo troppo breve questo tempo, si lasciava stare per quella prima domenica dopo la festa e si aspettava la domenica seguente per ricondurla con una nuova e più pomposa processione alla chiesa di San Francesco. Se non che, quasi ogni anno, avveniva che il trasporto quella seconda domenica non si potesse fare per il cattivo tempo e si dovesse rimandare a un'altra domenica e di domenica in domenica talvolta per più mesi di seguito. Ora, questo prolungamento d'ospitalità per se stesso non sarebbe stato niente se la Santissima Immacolata non avesse goduto, per antichissimo privilegio, d'una prebenda durante tutto il tempo della sua permanenza alla cattedrale. Per tutti i giorni che la Santissima Immacolata vi stava, era come se nel capitolo ci fosse un canonico in più. Tirava sulle esequie e su tutto proprio quanto un canonico. E i deputati della congregazione sorvegliavano con tanto d'occhi perché nulla le fosse detratto di quanto le spettava, affinché più splendida, anche coi frutti di quella prebenda, potesse ogni anno riuscire la festa in suo onore. Questo oltre a tutte le altre spese che gravavano sul capitolo per quella permanenza, spese e fatiche, e cioè funzioni ogni giorno predica e spari di mortaretti e di razzi, e anche per il povero sagrestano lunghe scampanate tutte le mattine e tutte le sere. Forse, per amore della Santissima Vergine, i canonici della cattedrale avrebbero sopportato in pace e sottrazione e spese e fatiche se nel contadiname di Montelusa non si fosse radicata la credenza che la Santissima Immacolata volesse rimanere nella cattedrale 1 e 2 mesi a loro marcio dispetto, e che essi ogni anno pregassero a mani giunte il cielo che non piovesse almeno la domenica che si doveva fare il trasporto. Giusto in quel tempo accadeva che i contadini, per i loro seminati, non fossero mai paghi dell'acqua che il cielo mandava, e se davvero qualche anno non pioveva, ecco che la colpa era dei canonici della cattedrale, a cui non pareva l'ora di levarsi d'addosso la Santissima Immacolata. Ebbene, a lungo andare e a furia di sentirselo ripetere, i canonici della cattedrale, in verità, si erano presi a dispetto non propriamente la Vergine, ma quegli zotici villanacci,
e più quei mezzi signori della congregazione che, non contenti di tener desta nell'animo dei contadini quella sconcia credenza del loro dispetto per la Vergine, spingevano la tracotanza fino a spedirne 3 o 4 ogni sabato sul far della sera, tra i più sfrontati, su alla piazza innanzi alla cattedrale, con l'incarico di mettersi a passeggiare con le mani dietro la schiena e il naso all'aria, in attesa che uno del capitolo uscisse dalla chiesa, per domandargli con un riso scemo sulle labbra: scusi, signor canonico, che prevede? Pioverà o non pioverà domani? Era, come si vede, anche un'intollerabile irriverenza. Monsignor Partanna avrebbe dovuto farla cessare a ogni costo, tanto più che era notorio a tutti che quei fratelloni della congregazione, nella frenesia di far denari comunque, arrivavano fino a speculare indegnamente sulla Madonna, mettendo anche in pegno alla Banca Cattolica di San Gaetano gli ori, le gemme e finanche il manto stellato che la Madonna aveva ricevuto in dono dai fedeli divoti. Monsignor Vescovo avrebbe dovuto ordinare che il ritorno della Santissima Immacolata alla chiesa di San Francesco non andasse mai oltre la seconda domenica dopo la festa, comunque fosse il tempo, piovesse o non piovesse. Tanto non c'era pericolo che si bagnasse sotto il magnifico baldacchino sorretto a turno dai seminaristi di più robusta complessione. Erano invece le donne dei contadini, le femmine del popolo, o come ripetevano i reverendi canonici del capitolo, le sgualdrinelle che avevano paura di bagnarsi. E dicevano la Vergine. Non volevano sciuparsi gli abiti di seta con cui si paravano per quella processione, dando uno spettacolo di sacrilega vanità, atteggiate tutte come la Santissima Immacolata, con le mani un po' levate e aperte innanzi al seno, piene d'anelli in tutte le dita, con lo scialle di seta puntato, con gli spilli alle spalle, gli occhi volti al cielo, e tutti i pendagli e tutti i lacrimoni degli orecchini e delle spille e dei braccialetti, ciondolanti a ogni passo. Ma monsignor vescovo non se ne voleva dar per inteso. Forse, ora che era vecchio e cadente, aveva paura di bagnarsi anche lui e di prendere un malanno seguendo a capo scoperto il fercolo sotto la pioggia. E poco gli importava che il povero vicario capitolare, monsignor Lentini, fosse ridotto quell'anno per le tante prediche, una al giorno, sempre sullo stesso argomento, in uno stato da far compassione finanche alle panche della chiesa. Erano già 11 domeniche, 11 dall'8 dicembre, che il pover'uomo, levando il capo dal guanciale, chiedeva con voce lamentosa alla Piconella, sua vecchia casiera, la quale ogni mattina veniva a recargli a letto il caffè. Piove? E la Piconella non sapeva più come rispondergli, perché pareva veramente che il tempo si fosse divertito a straziare quel brav'uomo con una incredibile raffinatezza di crudeltà. Qualche domenica era giornato sereno e allora la Piconella era corsa tutta esultante a darne l'annunzio al suo monsignor vicario. Il sole, monsignor vicario, il sole! E il sagrestano della cattedrale dagli a sonare a festa le campane. Din don dan, din don dan. Che certo la Santissima Immacolata quella mattina prima di mezzogiorno se ne sarebbe andata via. Se non che, quando già nella piazza della cattedrale era cominciata ad affluir la gente per la processione e s'era finanche aperta la porta di ferro sulla scalinata presso il seminario, donde la Santissima Vergine soleva uscire ogni anno, e dal seminario erano arrivati
a due, in lungo ordine, i semineristi parati con camici trapunti, e tutti in giro alla piazza erano stati disposti i mortaretti, ecco sopravvenire in gran furia dal mare fra lampi e tuoni una nuova burrasca. Il sagrestano dagli di nuovo a sonar tutte le campane per scongiurarla, sul fermento della folla che s'era messa intanto a protestare indignata perché sotto quella incombente minaccia del tempo i canonici volessero mandar via a precipizio la Madonna. E fischi e urli e invettive sotto il palazzo vescovile, finché monsignor vescovo, per rimettere la calma, non aveva fatto annunziare da uno dei suoi segretari che la processione era rimandata alla domenica seguente, tempo permettendo. Per ben 5 domeniche su 11 s'era ripetuta questa scena. Quell'11ª domenica, appena la piazza fu sgombra, tutti i canonici del capitolo irruppero furenti nella casa del vicario capitolare, monsignor Lentini. A ogni costo bisognava trovare un rimedio contro quella soperchieria brutale. Il povero vicario capitolare si reggeva la testa con le mani e guardava tutti in giro come se fosse intronato. S'erano avventati contro lui più che contro gli altri, i fischi, gli urli, le minacce della folla. Ma non era intronato per questo il povero vicario capitolare. Dopo 11 settimane, un'altra settimana di prediche sulla Santissima Immacolata, in quel momento il pover'uomo non poteva pensare ad altro, e a questo pensiero si sentiva proprio levar di cervello. Il rimedio lo trovò monsignor Landolina, il rettore terribile del collegio degli Oblati. Bastò che egli proferisse un nome perché d'improvviso si sedasse l'agitazione di tutti quegli animi. Il Mèola! Qua ci vuole il Mèola! Amici miei, bisogna ricorrere al Mèola! Marco Mèola, il feroce tribuno anticlericale che 4 anni addietro aveva giurato di salvar Montelusa da una temuta invasione di padri liguorini, aveva ormai perduto ogni popolarità. Perché, pur essendo vero da una parte che il giuramento era stato mantenuto, non era men vero dall'altra che i mezzi adoperati e le arti che aveva dovuto usare per mantenerlo, e poi quel ratto, e poi la ricchezza che gliene era derivata, non erano valsi a dar credito alla dimostrazione che egli voleva fare, che il suo, cioè, era stato un sacrifizio eroico. Se la nipote di monsignor Partanna, infatti, la educanda rapita, era brutta e gobba, belli e ballanti e sonanti erano i denari della dote che il vescovo era stato costretto a dargli. E in fondo i pezzi grossi del clero montelusano, ai quali non era mai andata a sangue quella promessa del loro vescovo di far tornare i padri liguorini, se non amici apertamente, avevano di nascosto, anche dopo quella scappata, anzi appunto per quella scappata, seguitato a veder di buon occhio Marco Mèola. Tuttavia ora a costui doveva senza dubbio piacere che, senza rischio di guastarsi coi segreti amici, gli si offrisse un'occasione per riconquistar la stima degli antichi compagni, il prestigio perduto di tribuno anticlericale. Orbene, bisognava mandar furtivamente al Mèola 2 fidati amici a proporgli, a nome dell'intero capitolo, di tenere per la ventura domenica una conferenza contro le feste religiose in genere, contro le processioni sacre in ispecie, togliendo a pretesto i deplorati disordini delle scorse domeniche, quegli urli, quei fischi, quelle minacce del popolo per impedire il trasporto della Santissima Immacolata dalla cattedrale alla chiesa di San Francesco.
Sparso per tutto il paese con molto rumore l'annunzio di quella conferenza, si sarebbe facilmente indotto il vescovo a pubblicare un'indignata protesta contro la patente violazione che della libertà del culto avevano in animo di tentare i liberali di Montelusa, nemici della fede, e un invito sacro a tutti i fedeli della diocesi perché la ventura domenica, con qualunque tempo, piovesse o non piovesse, si raccogliessero nella piazza della cattedrale a difendere da ogni possibile ingiuria la venerata immagine della Santissima Immacolata. Questa proposta di Monsignor Landolina fu accolta e approvata unanimemente dai canonici del capitolo. Solo quel santuomo del vicario, Monsignor Lentini, osò invitare i colleghi a considerare se non fosse imprudente sollevar disordini anche dall'altra parte, andare a stuzzicar quel vespaio. Ma suggeritagli l'idea che da quella conferenza del Mèola avrebbe tratto argomento di predica per la settimana ventura contro l'intolleranza che voleva impedire ai fedeli di manifestare la propria divozione alla Vergine, con parecchi capisco, ma capisco, ma alla fine si arrese. La trovata di Monsignor Landolina ebbe un effetto di gran lunga superiore a quello che gli stessi canonici del capitolo se ne ripromettessero. Dopo 4 anni di silenzio, Marco Mèola si scagliò in piazza con le furie di un leone affamato. Dopo 2 giorni di vociferazioni nel circolo degli impiegati civili, nel caffè di Pedoca, riuscì a promuovere una tale agitazione che monsignor vescovo fu costretto veramente a rispondere con una fierissima pastorale e, nell'invito sacro, chiamò a raccolta per la ventura domenica non solo tutti i fedeli di Montelusa, ma anche quelli dei paesi vicini. Piova pure a diluvio, concludeva l'invito, noi siamo sicuri che la più fiera tempesta non smorzerà d'un punto il vostro sacro e fervidissimo ardore. Piova pure a diluvio. Domenica ventura la Santissima Immacolata uscirà dalla nostra gloriosa cattedrale e, scortata e difesa da tutti i fedeli della diocesi, la Santissima Ospite rientrerà nella sua sede. Ma neanche a farlo apposta, quella 12ª domenica recò, dopo tanta e così lunga intemperie, il riso della primavera, il primo riso, e con tale dolcezza che ogni turbolenza cadde d'un tratto, come per incanto, dagli animi. Al suono festivo delle campane, nell'aria chiara, tutti i montelusani uscirono a inebriarsi del voluttuoso tepore del primo sole della nuova stagione, ed era su tutte le labbra un liquido sorriso di beatitudine e in tutte le membra un delizioso languore, un'accorata voglia d'abbandonarsi in cordiali abbracci fraterni. Allora il vicario capitolare monsignor Lentini, che dal lunedì al sabato di quella 12ª settimana aveva dovuto fare altre 6 prediche sulla Santissima Immacolata, con un filo di voce chiamò attorno a sé i canonici del capitolo e domandò loro se non si potesse in qualche modo impedire lo scandalo ormai inutile di quella conferenza anticlericale del Mèola, per cui si sentiva come una spina nel cuore. Si poteva esser certi che né per quel giorno sarebbe piovuto, né più per mesi. Non poteva il Mèola darsi per ammalato e rimandar la conferenza ad altro tempo, all'anno venturo magari, per la seconda domenica di pioggia dopo l'8 dicembre. Già, sicuro, riconobbero subito i canonici, così il rimedio non andrebbe sciupato. I 2 fidati amici dell'altra volta furono rimandati in gran fretta dal Mèola. Un raffreddore, una costipazione
un attacco di gotta, un improvviso abbassamento di voce, visto che non piove. Il Mèola recalcitrò inferocito. Rinunziare, rimandare, ah no, perdio, si pretendeva troppo da lui, ora che era riuscito a riacciuffare il favore dei liberali di Montelusa. Va bene, gli dissero quei due amici, se pioveva, ma visto che non piove. Visto che non piove, tuonò il Mèola, il signor prefetto della provincia che fa? Potrebbe lui solo per ragioni d'ordine pubblico proibire ormai la conferenza. Andate subito dal prefetto, visto che non piove, e io potrò anche ricevere a letto fra un'ora con un febbrone da cavallo l'annunzio della proibizione. Così la Santissima Immacolata ritornò senza alcun disordine alla chiesa di San Francesco d'Assisi dopo 12 domeniche di permanenza alla cattedrale il giorno 25 di febbraio. E il giubilo del popolo fu quell'anno veramente straordinario per la sconfitta data dal bel tempo ai liberali di Montelusa. Formalità, prima parte. Nell'ampio scrittojo del banco Orsani il vecchio commesso Carlo Bertoni, con la papillina in capo, le lenti sulla punta del naso come per spremere dalle narici quei due ciuffetti di peli grigi, stava a fare un conto assai difficile in piedi innanzi a un'alta scrivania su cui era aperto un grosso libro mastro. Dietro a lui Gabriele Orsani, molto pallido e con gli occhi infossati, seguiva l'operazione, spronando di tratto in tratto con la voce il vecchio commesso, a cui a mano che la somma ingrossava pareva mancasse l'animo d'arrivare in fondo. Queste lenti, maledette! Esclamò a un certo punto, con uno scatto d'impazienza, facendo saltare con una ditata le lenti dalla punta del naso sul registro. Gabriele Orsani scoppiò a ridere. Che ti fanno vedere codeste lenti? Povero vecchio mio! Va! 0,0. Allora il Bertone, stizzito, prese dalla scrivania il grosso libro. Vuol lasciarmi andare di là? Qua, con lei che fa così? Creda, non è possibile. Come ci vuole? Bravo, Carlo. Sì, approvò l'Orsani ironicamente. Calma, calma. E intanto, aggiunse, indicando il registro, ti porti appresso codesto mare in tempesta. Andò a buttarsi su una sedia a stretto presso la finestra e accese una sigaretta. La tenda turchina, che teneva la stanza in grata penombra, si gonfiava a quando a un buffo d'aria che veniva dal mare. Entrava allora con la subita luce più forte il fragore del mare che si rompeva alla spiaggia. Prima d'uscire il Bertone propose al principale di dare ascolto a un signore curioso che aspettava di là. Nel frattempo lui avrebbe atteso in pace a quel conto molto complicato. Curioso? Domandò Gabriele. E chi è? Non so. Aspetto da mezz'ora. Lo mandò il dottor Sarti. E allora fallo passare. Entrò poco dopo un ometto sui 50 anni, dai capelli grigi pettinati a farfalla, svolazzanti. Sembrava un fantoccio automatico a cui qualcuno di là avesse dato corda di fargli porgere quegli inchini e trinciar quei gesti comicissimi. Mani ne aveva ancora due, occhi uno solo. Ma egli forse credeva sul serio di dare a intendere d'averne ancora due, riparando l'occhio di vetro con una caramella, la quale pareva stentasse terribilmente
a correggergli quel piccolo difetto di vista. Presentò all'Orsani il suo biglietto da visita così concepito. Lapo Vannetti. 1. Ispettatore della London Life Assurance Society Limited. Capitale sociale 4.500.000 lire. Capitale versato 2.559.400 lire. Prezzatissimo signore, cominciò e non la finì più. Oltre al difetto di vista, ne aveva un altro di pronunzia. E come cercava di riparar quello dietro la caramella, cercava di nasconder questo appoggiando una risatina sopra ogni z che egli pronunziava in luogo della c e della g. Invano l'Orsani si provò più volte a interromperlo. Son di pazzazzo per questa rispettabilissima provincia, badava a dir l'ometto imperterrito con vertiginosa loquela, dove che per merito della nostra sozietà, la più antica, la più autorevole di quanto ne esistevano sullo stesso genere, ho concluso ottimi contratti, sissignore, in tutte le spezialissime combinazioni che essa offre ai suoi associati, senza dire dei vantaggi eccezionali che brevemente le esporrò per ogni combinazione a sua scelta. Gabriele Orsani si avvilì. Ma il signor Vannetti vi pose subito riparo. Cominciò a far tutto da sé, domande e risposte, a proporsi dubbii e a darsi schiarimenti. Qui lei, gentilissimo signore, lo so, potrebbe dirmi, obiettarmi, ecco, sì, caro Vannetti, d'accordo. Piena fiducia nella vostra compagnia, ma come si fa? Per me è un po' troppo forte. Poniamo codesta tariffa. Non ho tanto margine nel mio bilancio e allora ognuno sa gli affari di casa sua e qui lei dice benissimo. Su questo punto, caro Vannetti, non ammetto discussione. Ecco, io però, gentilissimo signore, mi permetto di farle osservare. E gli spezialissimi vantaggi che offre la nostra compagnia? Lo so, dice lei, tutte le compagnie, quel più, quel meno, ne offrono. No, mi perdoni, signore, se oso mettere in dubbio codesta sua asserzione. I vantaggi? A questo punto l'Orsani, vedendogli trarre da una cartella di cuoio un fascio di prospettini a stampa, protese le mani come in difesa. Scusi, gridò, ho letto in un giornale che una compagnia ha assicurato, non so per quanto, la mano d'un celebre violinista, è vero? Il signor Lapo Vannetti rimase per un istante sconcertato. Poi sorrise e disse: Americanate, sissignore, ma noi? Glielo domando, riprese, senza perder tempo, Gabriele, perché anch'io una volta, sa, e fece segno di sonare il violino. Il Vannetti, ancora non ben rimesso, credette opportuno congratularsene. Ah, benissimo, benissimo, ma noi, scusi, veramente non facciamo di queste operazioni. Sarebbe molto utile, però, sospirò l'Orsani levandosi in piedi. Potersi assicurare tutto ciò che si lascia o si perde lungo il cammino della vita. I capelli, i denti, per esempio. E la testa? La testa che si perde così facilmente. Ecco, il violinista, la mano, uno zerbinotto, i capelli, un crappolone, i denti, un uomo d'affari, la testa. Ci pensi? È una trovata. Si recò a premere un campanello elettrico alla parete, presso la scrivania, soggiungendo: Permetta un momento, caro signore. Il Vannetti, mortificato, s'inchinò. Gli parve che l'Orsani, per cavarselo dai piedi, avesse voluto fare un'allusione veramente poco gentile al suo occhio di vetro. Rientrò nello scrittoio il Bertone con un'aria via più smarrita. Nel casellario del palchetto della tua scrivania, gli disse Gabriele, alla lettera Z. I conti della zolfara? Domandò il Bertone.
gli ultimi dopo la costruzione del piano inclinato. Carlo Bertoni chinò più volte il capo. Ne ho tenuto conto. Rossani scrutò negli occhi del vecchio commesso, rimase accigliato, assorto, poi gli domandò: ebbene? Il Bertone, impacciato, guardò il Vannetti. Questi allora comprese ch'era di troppo in quel momento e, riprendendo il suo fare cerimonioso, tolse commiato. Non c'è bisogno d'altro con me. Capisco a volo, mi ritiro. Vuol dire che se non le dispiace io vado a prendere un bocconzino qui presso e ritorno. Non se ne curi. Stia comodo, per carità. So la via. A rivederla. Ancora un inchino e via. Capitolo 2. Ebbene? Domandò di nuovo Gabriele Orsani al vecchio commesso, appena uscito il Vannetti. Quella costruzione, giusto adesso, rispose quasi balbettando il Bertone. Gabriele s'adirò. Quante volte me l'hai detto? Che volevi che facessi, d'altra parte? Rescindere il contratto, è vero? Ma se per tutti i creditori quella soffara rappresenta ancora la speranza della mia solvibilità. Lo so, sono state più di 130.000 lire buttate lì, in questo momento, senza frutto. Lo so meglio di te. Non mi fa gridare. Il Bertone si passò più volte le mani sugli occhi stanchi, poi, dandosi baffetti sulla manica dove non c'era neppur l'ombra della polvere, disse piano come a se stesso: ci fosse modo almeno d'aver denaro per muovere ora tutto quel macchinario che non è neanche interamente pagato. Ma abbiamo anche le scadenze delle cambiali alla banca. Gabriele Orsani, che s'era messo a passeggiare per lo scrittoio con le mani in tasca, accigliato, s'arrestò. Quanto? Sospirò il Bertone. Rifece Gabriele, poi, scattando: oh, insomma, dimmi tutto. Parla franco. È finita? Capitombolo? Sia lodata e ringraziata la buona e santa memoria di mio padre. Volle mettermi qua, per forza. Io ho fatto quello che dovevo fare, tabula rasa, non se ne parli più. Ma no, non si disperi ora, disse il Bertone, commosso. Certo lo stato delle cose, mi lasci dire. Gabriele Orsani posò le mani sulle spalle del vecchio commesso. Ma che vuoi dire, vecchio mio? Che vuoi dire? Tremi tutto. Non così ora. Prima, con l'autorità che ti veniva da codesti capelli bianchi, dovevi opporti a me, a miei disegni, consigliarmi allora, tu che mi sapevi inetto agli affari. Vorresti illudermi? Ora così mi fai pietà. Che potevo io? Fece il Bertone con le lagrime agli occhi. Nulla! Esclamò l'Orsani. E neanche io. Ho bisogno di pigliarmela con qualcuno. Non te ne curare. Ma possibile? Io, qua, messo agli affari, se non so vedere ancora quali siano stati, in fondo, i miei sbagli? Lascia quest'ultimo della costruzione del piano inclinato, a cui mi son veduto costretto con l'acqua alla gola. Quali sono stati i miei sbagli? Il Bertone si strinse nelle spalle, chiuse gli occhi e aprì le mani, come per dire: che giova adesso? Piuttosto i rimedii, suggerì con voce opaca di pianto. Gabriele Orsani scoppiò di nuovo a ridere. Il rimedio lo so. Riprendere il mio vecchio violino, quello che mio padre mi tolse dalle mani per dannarmi qua, a questo bel divertimento, e andarmene come un cieco
di porta in porta a far le sonatine per dare un tozzo di pane ai miei figliuoli. Che te ne pare? Mi lasci dire, ripeté il Bertone, socchiudendo gli occhi. Tutto sommato, se possiamo superare queste prossime scadenze, restringendo, naturalmente, tutte le spese, anche quelle, mi scusi, su di casa, credo che almeno per 4 o 5 mesi potremo far fronte agli impegni. Nel frattempo Gabriele Orsani scrollò il capo, sorrise, traendo un lungo sospiro, disse: Frattempo è un monaco, vecchio mio, che vuol crearmi illusioni. Ma il Bertone insistette nelle sue previsioni e uscì dallo scrittoio per finir di stendere l'intero quadro dei conti. Glielo farò vedere. Mi permetta un momento. Gabriele andò a buttarsi di nuovo sulla sedia a sdraio presso la finestra e, con le mani intrecciate dietro la nuca, si mise a pensare. Nessuno ancora sospettava di nulla, ma per lui ormai nessun dubbio. Qualche mese ancora di disperati espedienti e poi il crollo, la rovina. Da circa 20 giorni non si staccava più dallo scrittoio, come se lì dal palchetto della scrivania, dai grossi libri di cassa, aspettasse al varco qualche suggerimento. La violenta, inutile tensione del cervello a mano però, contro ogni sforzo, gli s'allentava, la volontà gli si stupidiva, ed egli se ne accorgeva sol quando, alla fine, si ritrovava attonito o assorto in pensieri alieni, lontani dall'assiduo tormento. Tornava allora a rimpiangere, con crescente esasperazione, la sua cieca supina obbedienza alla volontà del padre, che lo aveva tolto allo studio prediletto delle scienze matematiche, alla passione per la musica, e gettato lì in quel torbido mare insidioso dei negozii commerciali. Dopo tanti anni risentiva ancor vivo lo strazio che aveva provato nel lasciar Roma. Se n'era venuto in Sicilia con la laurea in dottore in scienze fisiche e matematiche, con un violino e un usignolo. Beata incoscienza! Aveva sperato di potere attendere ancora alla scienza prediletta, al prediletto strumento, nei ritagli di tempo che i complicati negozii del padre gli avrebbero lasciato liberi. Beata incoscienza! Una volta sola, circa 3 mesi dopo il suo arrivo, aveva cavato dalla custodia il violino, ma per chiudervi dentro, come in una degna tomba, l'usignoletto morto e imbalsamato. e ancora domandava a se stesso come mai il padre, tanto esperto nelle sue faccende, non si fosse accorto dell'assoluta inettitudine del figliuolo. Gli aveva forse fatto velo la passione che gli aveva del commercio, il desiderio che l'antica ditta Orsani non venisse a cessare, e s'era forse lusingato che, con la pratica degli affari, con l'allettamento dei grossi guadagni, a poco, il figlio sarebbe riuscito ad adattarsi e a prender gusto a quel genere di vita. Ma perché lagnarsi del padre, se egli si era piegato ai voleri di lui senza opporre la minima resistenza, senza arrischiar neppure la più timida osservazione, come a un patto fin dalla nascita stabilito e concluso,
è ormai non più discutibile? Se egli stesso, proprio per sottrarsi alle tentazioni che potevano venirgli dall'ideale di vita ben diverso, fin allora vagheggiato, s'era indotto a prender moglie, a sposar colei che gli era stata destinata da gran tempo, la cugina orfana Flavia. Come tutte le donne di quell'odiato paese, in cui gli uomini, nella briga, nella costernazione assidua degli affari rischiosi, non trovavan mai tempo da dedicare all'amore, Flavia, che avrebbe potuto essere per lui l'unica rosa lì tra le spine, s'era invece acconciata subito, senza rammarico, come d'intesa, alla parte modesta di badare alla casa, perché nulla mancasse al marito dei comodi materiali. Quando stanco, spossato, ritornava dalle zolfare o dal banco o dai depositi di zolfo lungo la spiaggia, dove, sotto il sole cocente, egli aveva atteso tutto il giorno all'esportazione del minerale. Morto il padre quasi repentinamente, era rimasto a capo dell'azienda, nella quale ancora non sapeva veder chiaro. Solo, senza guida, aveva sperato per un momento di poter liquidare il tutto e ritirarsi dal commercio. Ma sì, quasi tutto il capitale era impegnato nella lavorazione della zolfare e s'era allora rassegnato ad andare innanzi per quella via, togliendo a guida quel buon uomo del Bertone, vecchio scritturale del banco, a cui il padre aveva sempre accordato la massima fiducia. Che smarrimento sotto il peso della responsabilità piombatagli addosso d'improvviso, resa anche più grave dal rimorso d'aver messo al mondo 3 figliuoli, minacciati ora dalla sua inettitudine nel benessere, nella vita. Ah, egli, fino allora, non ci aveva pensato, bestia bendata, alla stanga d'una macina. Era stato sempre doglioso il suo amore per la moglie, per figliuoli, testimoni viventi della sua rinunzia a un'altra vita, ma ora gli attossicava il cuore d'amara compassione. Non poteva più sentir piangere i bambini o che si lamentassero minimamente, diceva subito a se stesso: ecco, per causa mia. E tanta amarezza gli restava chiusa in petto, senza sfogo. Flavia non s'era mai curata nemmeno di cercar la via per entrargli nel cuore, ma forse, nel vederlo mesto, assorto e taciturno, non aveva mai neppur supposto ch'egli chiudesse in sé qualche pensiero estraneo agli affari. Anch'ella forse si rammaricava in cuor suo dell'abbandono in cui egli la lasciava, ma non sapeva muovergliene rimprovero, supponendo che vi fosse costretto dalle intricate faccende, dalle cure tormentose della sua azienda. E certe sere vedeva la moglie appoggiata alla ringhiera dell'ampia terrazza della casa, alle cui mura veniva quasi a battere il mare. Da quel terrazzo, che pareva il cassero d'una nave, ella guardava assorta nella notte sfavillante di stelle, piene del cupo eterno lamento di quell'infinita distesa d'acque, innanzi a cui gli uomini avevano con fiducia animosa costruito le lor piccole case, ponendo la loro vita quasi alla mercé d'altre lontane genti. Veniva di tanto in tanto dal porto il fischio rocco, profondo, malinconico, di qualche vapore che s'apparecchiava
al sapere. Che pensava in quell'atteggiamento? Forse anche a lei il mare, col lamento delle acque irrequiete, confidava oscuri presagi? Egli non la richiamava. Sapeva bene che ella non poteva entrare nel mondo di lui, giacché entrambi a forza erano stati spinti a lasciar la propria via. E lì, nel terrazzo, sentiva riempirsi gli occhi di lagrime silenziose. Così, sempre, fino alla morte, senza nessun mutamento. Nell'intensa commozione di quella tetra sera, l'immobilità della condizione della propria esistenza gli riusciva intollerabile, gli suggeriva gli pensieri subiti, strani, quasi lampi di follia. Come mai un uomo, sapendo bene che si vive una volta sola, poteva acconciarsi a seguire per tutta la vita una via odiosa? E pensava a tanti altri infelici costretti dalla sorte a mestieri più aspri e più ingrati. Talvolta un noto pianto, il pianto di qualcuno dei figliuoli lo richiamava d'improvviso a sé. Anche Flavia si scoteva dal suo fantasticare, ma egli si affrettava a dire vado io, toglieva dal lettuccio il bambino e si metteva a passeggiare per la camera, cullandolo tra le braccia per riaddormentarlo e quasi per addormentare insieme la sua pena. A poco, col sonno della creaturina, la notte diveniva più tranquilla anche per lui e, rimesso sul lettuccio il bambino, si fermava un tratto a guardare attraverso i vetri della finestra, nel cielo, la stella che brillava di più. Erano passati così 9 anni. Sul principio di quest'anno, proprio quando la posizione finanziaria cominciava a infoscarsi, Flavia s'era messa a eccedere un po' troppo in certe spese di lusso. Aveva voluto anche per sé una carrozza, ed egli non aveva saputo opporsi. Ora il Bertone gli consigliava di limitar tutte le spese e anche, anzi specialmente, quelle di casa. Certo il dottor Sarti, suo intimo amico fin dall'infanzia, aveva consigliato a Flavia di cangiar vita, di darsi un po' di svago, per vincere la depressione nervosa che tanti anni di chiusa, monotona esistenza le avevano cagionato. A questa riflessione Gabriele si scosse, si levò dalla sedia a sdraio e si mise a passeggiare per lo scrittoio, pensando ora all'amico Lucio Sarti con un sentimento d'invidia e con dispetto. Erano stati insieme a Roma, studenti. Tanto l'uno che l'altro, allora, non potevano stare un sol giorno senza vedersi e, fino a poco tempo addietro, quel legame antico di fraterna amicizia non si era affatto rallentato. Egli si vietava assolutamente di fondare ragioni di tal cambiamento su una impressione avuta durante l'ultima malattia d'uno dei suoi bambini, che il Sarti, cioè, avesse mostrato esagerate premure per sua moglie. Impressione e null'altro, conoscendo a prova la rigidissima onestà dell'amico e della moglie. Era vero e innegabile tuttavia che Flavia s'accordava in tutto e per tutto col modo di pensare del dottore. Nelle discussioni, da qualche tempo molto frequenti, ella assentiva sempre col capo alle parole di lui. Ella che,
Di solito in casa non parlava mai. Se n'era stizzito, o se ella approvava quelle idee, perché non gliele aveva manifestate prima, perché non s'era messa a discutere con lui intorno all'educazione dei figliuoli, per esempio, se approvava i rigidi criterii del dottore, anziché i suoi, ed era arrivato finanche ad accusar la moglie di poco affetto per figli. Ma doveva pur dire così, se ella, stimando in coscienza che egli educasse male i figliuoli, aveva sempre taciuto, aspettando che un altro ne movesse il discorso. Il sarti, del resto, non avrebbe dovuto immischiarsene. Da un pezzo in qua pareva a Gabriele che l'amico dimenticasse troppe cose, dimenticasse per esempio di dover tutto o quasi tutto a lui. Chi, se non lui, infatti, lo aveva sollevato dalla miseria in cui le colpe dei genitori lo avevano gettato? Il padre gli era morto in galera, per furti. Dalla madre, che lo aveva condotto con sé nella prossima città, era fuggito, non appena con l'uso delle ragioni aveva potuto intravedere a quali tristi espedienti era ricorsa per vivere. Ebbene, egli lo aveva tolto da un misero caffeuccio in cui s'era ridotto a prestar servizio e gli aveva trovato un posticino nel banco del padre, gli aveva prestato i suoi libri, i suoi appunti di scuola per farlo studiare, gli aveva insomma aperto la via, schiuso l'avvenire. E ora, ecco, il sarti s'era fatto uno stato tranquillo e sicuro col suo lavoro, con le sue doti naturali, senza dover rinunziare a nulla. Era un uomo. Mentre lui, all'orlo di un abisso. Due colpi all'uscio a vetri che dava nella stanza riservata all'abitazione ricossero Gabriele da queste amare riflessioni. Avanti, disse, e Flavia entrò. Formalità, seconda parte. Capitolo 3. Indossava un vestito azzurro cupo, che pareva dipinto sulla flessibile e formosa persona alla cui bellezza bionda dava un meraviglioso risalto. Portava in capo un ricco e pur semplice cappello scuro, si abbottonava ancora i guanti. Volevo domandarti, disse, se non ti occorreva la carrozza, perché il baio oggi non si può attaccare alla mia. Gabriele la guardò, come se ella venisse, così elegante e leggera, da un mondo fittizio, vaporoso, di sogno, dove si parlasse un linguaggio ormai per lui del tutto incomprensibile. Come? Disse. Perché? Ma pare che l'abbiano inchiodato, poverino. Zoppica da un piede. Chi? Il baio, non senti? Ah, fece Gabriele, riscotendosi. Che disgrazia, perbacco! Non pretendo che te ne affligga, disse Flavia, risentita. Ti ho domandato la carrozza. Andrò a piedi. E s'avviò per uscire. Puoi prenderla? Non mi serve, s'affrettò allora a soggiungere Gabriele. Esci sola? Con Carluccio, Aldo e la Titti sono in castigo. Poveri piccini, sospirò Gabriele, quasi senza volerlo. Parve a Flavia che questa commiserazione fosse un rimprovero per lei e pregò il marito di lasciarla fare. Ma sì, si hanno fatto male, diss'egli allora.
Pensavo che, senza aver fatto nulla, si sentiranno forse tra qualche mese cader sul capo un ben più grosso castigo. Flavia si voltò a guardarlo. Sarebbe? Nulla, cara, una cosa lievissima, come il velo o una piuma di codesto cappello. La rovina, per esempio, della nostra casa. Ti basta? La rovina? La miseria, sì, e peggio forse per me. Che dici? Ma sì, fors'anche ti fa stupire? Flavia s'appressò, turbata, con gli occhi fissi sul marito, come in dubbio ch'egli non dicesse sul serio. Gabriele, con un sorriso nervoso sulle labbra, rispose piano, con calma, alle trepide domande di lei, come se non si trattasse della propria rovina, poi nel veder la moglie sconvolta. Mia cara, esclamò, se ti fossi curata un tantino di me, se avessi, in tanti anni, cercato d'intendere che piacere mi procurava questo mio grazioso lavoro, non proveresti ora tanto stupore. Non tutti i sacrifici sono possibili. E quando un povr'uomo è costretto a farne uno superiore alle proprie forze. Costretto? Chi t'ha costretto? Disse Flavia, interrompendolo, poiché egli con la voce aveva pigiato su quella parola. Gabriele guardò la moglie, come frastuonato dall'interruzione e dall'atteggiamento di sfida ch'ella, dominando ora l'interna agitazione, assumeva di fronte a lui. Sentì come un rigurgito di bile salirgli alla gola e inaridirgli la bocca. Riaprendo tuttavia le labbra al sorriso nervoso di prima, ora più squallido, domandò spontaneamente allora? Io no, soggiunse con forza Flavia, guardandolo negli occhi. Se per me avresti potuto risparmiartelo codesto sacrificio, la miseria più squallida io l'avrei 1000 volte preferita. Sta zitta! Gridò egli, infastidito. Non lo dire finché non sai che cosa sia. La miseria? Ma che non ho avuto io della vita? Ah, tu e io? Rimasero un pezzo accesi e vibranti, l'uno di fronte all'altra, quasi sgomenti del loro odio intimo reciproco, covato per tanti anni nascostamente e scoppiato ora, all'improvviso, senza la loro volontà. Perché dunque ti lagni di me? Riprese Flavia con impeto. Se io di te non mi sono mai curata, e tu, quando di me, mi rinfacci ora il tuo sacrificio, come se non fossi stata sacrificata anch'io e condannata qua a rappresentare per te la rinunzia alla vita che tu sognavi? E per me doveva esser questa la vita? Non dovevo sognar altro, io? Tu? Nessun dovere d'armarmi? La catena che t'imprigionava qua a un lavoro forzato. Si può amar la catena? E io dovevo esser contenta, è vero, che tu lavorassi e tu non pretendere altro da te? Non ho mai parlato, ma tu mi provochi ora. Gabriele s'era nascosto il volto con le mani, mormorando di tratto in tratto anche questo, anche questo. Alla fine proruppe e anche i miei figli, è vero, verranno qua adesso a buttarmi in faccia come uno straccio inutile il mio sacrificio? Tu falsi le mie parole, rispose ella, scrollando una spalla. Ma no, seguitò Gabriele con foga mordace. Non merito altro ringraziamento. Chiamali, chiamali. Io li ho rovinati e me lo rinfacceranno con ragione. No, s'affrettò a dir Flavia, intenerendosi per i figlioli. Poveri piccini, non ti rinfacceranno la miseria. No. Strizzò gli occhi, s'afferrò le mani e le scosse in aria. Come faranno? Esclamò. Cresciuti così.
Come? Scattò egli. Senza guida, è vero? Anche questo mi butteranno in faccia? Va. Va ad imbeccarli. Anche i rimproveri di Lucio Sarti. Per giunta? Che entra Lucio Sarti? Fece Flavia, stordita da quell'improvvisa domanda. Ripeti le sue parole, incalzò Gabriele, pallidissimo, sconvolto. Non ti resta che da metterti sul naso le sue lenti da miope. Flavia trasse un lungo sospiro e, socchiudendo gli occhi con calmo disprezzo, disse: chiunque sia per poco entrato nell'intimità della nostra casa ha potuto accorgersi. No, lui! La interruppe Gabriele con maggior violenza. Lui soltanto, lui che è cresciuto come un aguzzino di se stesso, perché suo padre s'arrestò, pentito di ciò che stava per dire, e riprese. Non gliene fo carico, ma dico che lui aveva ragione di vivere come ha vissuto, vigilando, pauroso, rigido, ogni suo minimo atto doveva sollevarsi sotto gli occhi della gente dalla miseria, dall'ignominia in cui lo avevano gettato i suoi genitori. Ma i miei figliuoli, perché? Perché avrei dovuto essere un tiranno, io, per i miei figliuoli? Chi dice tiranno? Si provò a osservare Flavia. Ma liberi, proruppe egli. Io volevo che crescessero liberi i miei figliuoli, poiché io ero stato dannato qua da mio padre a questo supplizio. E come un premio mi ripromettevo, unico premio, di godere della loro libertà, almeno procacciata a costo del mio sacrificio, della mia esistenza spezzata. Inutilmente, ora, inutilmente spezzata. A questo punto, come se l'orgasmo a mano cresciuto gli si fosse a un tratto spezzato dentro, egli scoppiò in irrefrenabili singhiozzi. Poi, in mezzo a quel pianto strano, convulso, quasi rabbioso, alzò le braccia tremanti, soffocato, e s'abbandonò privo di sensi. Flavia, smarrita, atterrita, chiamò aiuto. Accorsero dalle stanze del banco il Bertone e un altro scritturale. Gabriele fu sollevato e adagiato sul canapè, mentre Flavia, vedendogli il volto soffuso d'un pallore cadaverico e bagnato del sudore della morte, smaniava disperata. Che ha? Che ha? Dio, ma guardi, aiuto! Ah, per causa mia! Lo scritturale corse a chiamare il dottor Sarti, che abitava lì vicino. Per causa mia, ripeteva Flavia. No, signora, le disse il Bertone, tenendo amorosamente un braccio sotto il capo di Gabriele. Da stamattina, ma già da un pezzo qua. Povero figliuolo, se lei sapesse. So. E che vuole, dunque, per forza? Intanto urgeva un rimedio. Che fare? Bagnargli le tempie? Sì, ma meglio forse un po' d'etere. Flavio sonò il campanello. Accorse un cameriere. Lettere! La boccetta di lettere! Su, presto! Che colpo, povero figliuolo! Si rammaricava piano il Bertone, contemplando tra le lagrime il volto del padrone. La rovina? Proprio? Gli domandò Flavia con un brivido. Se m'avessi dato ascolto, sospirò il vecchio commesso. Ma egli, poverino, non era nato per stare qui. Ritornò di corsa il cameriere con la boccetta di lettere. Nel fazzoletto? No, meglio nella stessa boccetta. Qua, suggerì il Bertone. Vi mette il dito su, così che possa aspirare pian piano. Sopravvenne poco dopo, ansante, Lucio Sarti, seguito dalla scritturale, alto, dall'aspetto rigido,
che toglieva ogni grazia alla fine bellezza dei lineamenti quasi femminili, il sarti portava molto aderenti agli occhi acuti un paio di piccole lenti. Quasi senza notare la presenza di Flavia, egli scostò tutti e s'inchinò a osservare Gabriele. Poi, rivolto a Flavia, che affollava di domande e d'esclamazioni la sua ansia angosciosa, disse con durezza: «Non fate così, vi prego. Lasciatemi ascoltare». Scoprì il petto del giacente e vi poggiò l'orecchio dalla parte del cuore. Ascoltò un pezzo, poi si sollevò, turbato, e si tastò in petto, come per cercare nelle tasche interne qualcosa. «Ebbene?» chiese ancora Flavia. Egli trasse lo stetoscopio e domandò: «C'è caffeina in casa?» «No, io non so», s'affrettò a rispondere Flavia. «Ho mandato a prender lettere». «Non giova». S'appressò alla scrivania, scrisse una ricetta, la porse allo scritturale. «Ecco, presto». Subito dopo anche il Bertone fu spedito di corsa alla farmacia per una siringhetta da iniezioni che il sarti non aveva con sé. «Dottore?» supplicò Flavia, ma il sarti, senza darle retta, s'appressò di nuovo al canapè. Prima di chinarsi a riascoltare il giacente, disse senza voltarsi: «Fate disporre per portarlo su». «Va, va», ordinò Flavia al cameriere. Poi, appena uscito questi, afferrò per un braccio il sarti e gli domandò, guardandolo negli occhi: «Che ha? È grave? Voglio saperlo». «Non lo so bene ancora neanche io», rispose il sarti con calma forzata. Poggiò lo stetoscopio sul petto del giacente e vi piegò l'orecchio per ascoltare. Ve lo tenne a lungo, serrando di tratto in tratto gli occhi, contraendo il volto, come per impedirsi di precisare i pensieri, i sentimenti che lo agitavano durante quell'esame. La sua coscienza turbata, sconvolta da ciò che percepiva nel cuore dell'amico, era in quel punto incapace di riflettere in sé quei pensieri e quei sentimenti, né egli voleva che vi si riflettessero, come se ne avesse paura. Quale un febbricitante che, abbandonato al buio, in una camera, sente d'improvviso il vento sforzare le imposte della finestra, rompendone con fracasso orribile i vetri, e si trovi d'un tratto smarrito, vaneggiante, fuor del letto, contro i lampi e la furia tempestosa della notte, e portenti con le deboli braccia di richiudere le imposte. Egli cercava d'opporsi affinché il pensiero veemente dell'avvenire, la luce sinistra d'una tremenda speranza non irrompessero in lui, in quel momento, quella stessa speranza di cui tanti e tanti anni addietro, liberatosi dall'incubo orrendo della madre, lusingato dall'incoscienza giovanile, s'era fatta come una meta luminosa alla quale gli era parso d'aver qualche diritto d'aspirare per tutto quello che gli era toccato soffrire senza sua colpa. Allora ignorava che Flavia Orsani, la cugina del suo amico e benefattore, fosse ricca e che il padre di lei, morendo, avesse affidato al fratello le sostanze della figliuola. La credeva un'orfana accolta per carità in casa dello zio. E dunque, forte della testimonianza di ogni atto della sua vita, intesa tutta a cancellare il marchio d'infamia che il padre e la madre gli avevano inciso sulla fronte, quando sarebbe ritornato in paese con la laurea di medico e si sarebbe formato un'onesta posizione, non avrebbe potuto chiedere agli Orsani, in prova dell'affetto che gli avevano sempre dimostrato, la mano di quell'orfana,
di cui già si lusingava di goder la simpatia, ma Flavia, poco dopo il ritorno di lui dagli studi, era diventata moglie di Gabriele, a cui egli, è vero, non aveva mai dato alcun motivo di sospettare il suo amore per la cugina. Sì, ma gliel'aveva pur tolta, e senza fare la propria felicità né quella di lei. Ah, non per lui soltanto quelle nozze, ma per se stesse erano state un delitto. Datava da allora la sciagura di tutti e tre. Per tanti anni, come se nulla fosse stato, egli aveva assistito in qualità di medico, in ogni occasione, la nuova famigliuola dell'amico, celando sotto una rigida maschera impassibile lo strazio che la triste intimità di quella casa senza amore gli cagionava. La vista di quella donna abbandonata a se stessa, che pur dagli occhi lasciava intendere quale tesoro d'affetti serbasse in cuore, non richiesti e neppur forse sospettati dal marito. La vista di quei bambini che crescevano senza guida paterna, e si era negato perfino di scrutar negli occhi di Flavia o d'avere da qualche parola di lei un cenno fuggevole, una prova anche lieve che ella, da fanciulla, si fosse accorta dell'affetto che gli aveva ispirato. Ma questa prova, non cercata, non voluta, gli s'era offerta da sé in una di quelle occasioni in cui la natura umana spezza e scuota ogni imposizione, infrange ogni freno sociale e si scopre quale come un vulcano che per tanti inverni si sia lasciato cader neve e neve e neve addosso. A un tratto rigetta quel gelido mantello e scopre al sole le fiere viscere infocate. E l'occasione era stata appunto la malattia del bambino. Tutto immerso negli affari, Gabriele non aveva neppur sospettato la gravità del male e aveva lasciato sola la moglie a trepidare per la vita dei figliuolo. E Flavia, in un momento di suprema angoscia, quasi delirante, aveva parlato, s'era sfogata con lui, gli aveva lasciato intravedere che ella aveva tutto compreso, sempre, sempre, fin dal primo momento. E ora? Ditemi, per carità, dottore, insistette Flavia, esasperata, nel vederlo così sconvolto e taciturno. È grave assai? Sì, rispose egli, cupo, bruscamente. Il cuore? Che male? Così all'improvviso? Ditemelo. Vi giova saperlo? Termini di scienza? Che c'intendereste? Ma ella volle sapere. Irreparabile? Chiese poi. Egli si tolse le lenti, strizzò gli occhi, poi esclamò: Ah, non così, non così, credetemi. Vorrei potergli dare la vita mia. Flavia diventò pallidissima, guardò il marito e disse più col cenno che la voce: Tacete. Voglio che lo sappiate, aggiunse egli. Ma già m'intendete, non è vero? Tutto quello che mi sarà possibile. Senza pensare a me, a voi. Tacete, ripeté ella, come inorridita. Ma egli seguitò: Abbiate fiducia in me. Non abbiamo nulla di rimproverarci. Del male ch'egli mi fece non ha sospetto e non ne avrà. Avrà tutte le cure che potrà prestargli l'amico più devoto. Flavia, ansante, vibrante, non staccava gli occhi dal marito. Si riscuote! Esclamò a un tratto. Il sarti si volse a guardare. No. Sì, s'è mosso, aggiunse ella piano. Rimasero un pezzo sospesi, a spiare. Poi egli si accostò al canapè, si chinò sul giacente, gli prese il polso e chiamò: Gabriele, Gabriele. Capitolo 4.
pallido, ancora un po' affannato per tutti i respiri che s'era affrettato a trarre appena rinvenuto, Gabriele pregò la moglie di andarsene. Non mi sento più nulla. Prendi la carrozza e vai pure a passeggio, disse per rassicurarla. Voglio parlare con Lucio. Va. Flavia, per non dargli sospetto della gravità del male, finse d'accettar l'invito. Gli raccomandò tuttavia di non agitarsi troppo, salutò il dottore e rientrò in casa. Gabriele rimase un pezzo assorto, guardando la bussola per cui ella era uscita. Poi si recò una mano al petto, sul cuore, e seguitando a tener fissi gli occhi, mormorò: Qua, è vero, tu mi hai ascoltato. Io? Che cosa buffa? Mi pareva che quel signor, come si chiama? Lapo, sì, quel ometto dall'occhio di vetro, mi tenesse legato, qua, e non potevo svincolarmi. Tu ridevi e dicevi: insufficienza, è vero? Insufficienza delle valvole aortiche. Lucio Sarti, nel sentir proferire quelle parole da lui dette a Flavia, allibì. Gabriele si scosse, si voltò a guardarlo e sorrise. Tu sentito, sai? Che hai sentito? Balbettò il Sarti, con un sorriso squallido sulle labbra, dominandosi a stento. Quello che hai detto a mia moglie, rispose calmo Gabriele, fissando di nuovo gli occhi senza sguardo. Mi pareva di vedere come se avessi gli occhi aperti. Sì, dimmi, ti prego, aggiunse, riscotendosi. Senza ambagi, senza pietose bugie, quanto posso vivere ancora? Quanto meno, tanto meglio. Il Sarti lo spiava, oppresso di stupore e di sgomento, turbato specialmente da quella calma, ribellandosi con uno sforzo supremo all'angoscia che lo istupidiva, scattò. Ma che ti salta in mente? Un'ispirazione, esclamò Gabriele, con un lampo negli occhi. Perdio! E sorse in piedi. Si recò ad aprir l'uscio che dava nella stanza del banco e chiamò il Bertone. Senti, Carlo, se tornasse quell'ometto che è venuto stamattina, fallo aspettare. Anzi, manda subito a chiamarlo, o meglio, va tu stesso. Subito, eh? Richiuse l'uscio e si voltò a guardare il Sarti, stropicciandosi le mani allegramente. Me l'hai mandato tu. Ah, l'acciuffo per quei capelli svolazzanti. E l'ho pianto qua, tra me e te. Dimmi, spiegami subito come si fa. Voglio assicurarmi. Tu sei il medico della compagnia, è vero? Lucio Sarti, angosciato dal dubbio tremendo che l'Orsani avesse inteso tutto quello ch'egli aveva detto a Flavia, rimase stordito a quella subitanea risoluzione. Gli parve senza nesso ed esclamò, sollevato per il momento da un gran peso: Ma è una pazzia! No, perché? Rispose pronto Gabriele. Posso pagare per 4 o 5 mesi. Non vivrò più a lungo, lo so. Lo sai? Fece il Sarti, forzandosi a ridere. E chi ti ha prescritto i termini così infallibilmente? Va là. Rinfrancato, pensò che fosse una gherminella per fargli dire quel che pensasse della sua salute. Ma Gabriele, assumendo un'aria grave, si mise a parlargli del suo prossimo crollo inevitabile. Il Sarti sentì gelarsi. Ora vedeva il nesso e la ragione di quella risoluzione improvvisa e si sentì preso al laccio, a una terribile insidia che egli stesso, senza saperlo, si era tesa quella mattina, inviando all'Orsani quell'ispettatore della compagnia d'assicurazione, di cui era il medico.
Come dirgli, adesso, che non poteva in coscienza prestarsi ad aiutarlo, senza fargli intendere nello stesso tempo la disperata gravità del male che gli s'era così d'un colpo rivelato? Ma tu, col tuo male, disse, puoi vivere ancora a lungo, mio caro, purché t'abbi un po' di riguardo. Riguardo? Come? gridò Gabriele. Son rovinato, ti dico. Ma tu ritieni che io possa vivere ancora a lungo? Bene. E allora, se è vero questo, non avrai difficoltà? E i tuoi calcoli allora? Osservò il sarti con un sorriso di soddisfazione e aggiunse, quasi per il piacere di chiarire a se stesso quella felice scappatoia che gli era balenata all'improvviso. Se dici che per 3 o 4 mesi soltanto potresti far fronte. Gabriele rimase un po' sopra pensiero. Bada, Lucio, non ingannarmi, non mettermi davanti questa difficoltà per avvilirmi, per non farmi commettere un'azione che tu disapprovi. È vero? E a cui non vorresti partecipare, sia pure con poca o nessuna tua responsabilità? T'inganni, scappò detto al sarti. Gabriele sorrise allora amaramente. Dunque è vero, disse. Dunque tu sai che io sono condannato tra poco, forse prima ancora del tempo calcolato da me. Ma già, ti ho sentito. Basta, dunque. Si tratta ora di salvare i miei figliuoli. E li salverò. Se m'ingannassi, non dubitare, saprei procurarmi a tempo la morte di nascosto. Lucio sarti si alzò, scrollando le spalle, e cercò con gli occhi il cappello. Vedo che tu non ragioni, mio caro. Lascia che me ne vada. Non ragiono, disse Gabriele, trattenendolo per un braccio. Vieni qua. Ti dico che si tratta di salvare i miei figliuoli. Hai capito? Ma come vuoi salvarli? Vuoi salvarli sul serio, così? Con la mia morte. Pazzia. Ma scusa, vuoi ch'io stia qua a sentir codesti discorsi? Sì, disse con violenza Gabriele, senza lasciargli il braccio, perché tu devi aiutarmi. A ucciderti? domandò il sarti con tono derisorio. No, a questo, se mai, ci penserò io. Ah, allora? A ingannare? A rubare, scusa? Rubare? A chi rubo? Rubo per me? Si tratta d'una società esposta per se stessa al rischio di siffatte perdite. Lasciarmi dire, quel che perde con me lo guadagnerà con 100 altri, ma chiamalo pur furto. Lascia fare, ne renderò conto a Dio. Tu non c'entri. T'inganni, ripete con più forza il sarti. Viene forse a te quel denaro? Gli domandò allora Gabriele, figgendogli gli occhi negli occhi. L'avrà mia moglie e quei 3 poveri innocenti. Quale sarebbe la tua responsabilità? D'un tratto, sotto lo sguardo acuto dell'Orsani, Lucio sarti comprese tutto. Comprese che Gabriele aveva bene udito e che si frenava ancora perché voleva prima raggiungere il suo scopo, porre ciò un ostacolo insormontabile fra lui e la moglie, facendolo suo complice in quella frode. Egli, infatti, medico della compagnia, dichiarando ora sano Gabriele, non avrebbe poi potuto far più sua Flavia, vedova, a cui sarebbe venuto il premio dell'assicurazione, frutto del suo inganno. La società avrebbe agito, senza dubbio, contro di lui. Ma perché tanto e così feroce odio fin oltre la morte? Se egli aveva udito, doveva pur sapere che nulla aveva da rimproverare né a lui né alla moglie. Perché, dunque? Sostenendo lo sguardo dell'Orsani, risoluto a difendersi fino all'ultimo,
gli domandò con voce malferma. La mia responsabilità, tu dici, di fronte alla compagnia? Aspetta, riprese Gabriele, come abbagliato dall'efficacia stringente del suo ragionamento. Devi pensare che io sono tuo amico da prima assai che tu diventassi il medico di codesta compagnia. È vero? È vero, ma balbettò Lucio, non turbarti, non voglio rinfacciarti nulla, ma solo farti osservare che tu, in questo momento, in queste condizioni, pensi non a me, come dovresti, ma alla compagnia. Al mio inganno, replicò il Sarti, fosco. Tanti medici s'ingannano, ribatté subito Gabriele. Chi te ne può accusare? Chi può dire che in questo momento io non sia sano? Vendo salute. Morrò di qui a 5 o 6 mesi. Il medico non può prevederlo. Tu non lo prevedi. D'altra parte, il tuo inganno, per te, per la tua coscienza, è carità d'amico. Annichilito, col capo chino, il Sarti si tolse le lenti, si stropicciò gli occhi. Poi, losco, con le palpebre semichiuse, tentò con voce tremante l'estrema difesa. Preferirei, disse, dimostrarla altrimenti, questa che tu chiami carità d'amico. E come? Ricordi dove morì mio padre? E perché? Gabriele lo guardò, stordito, bisbigliò tra sé. Che c'entra? Tu non sei al mio posto, rispose il Sarti, risoluto, aspro, rimettendosi le lenti. Non puoi giudicarne. Ricordati come sono cresciuto. Ti prego, lasciarmi agire correttamente, senza rimorsi. Non capisco, rispose Gabriele con freddezza. Che rimorso potrebbe essere per te l'aver beneficato i miei figliuoli? Col danno altrui? Io non l'ho cercato. Sai di farlo. So qualche altra cosa mi sta più a cuore e che dovrebbe stare a cuore anche a te. Non c'è altro rimedio. Per un tuo scrupolo non c'è altro rimedio. Per un tuo scrupolo, che non può essere anche mio ormai, vuoi che rigetti questo mezzo che mi si offre spontaneo, quest'ancora che tu stesso m'hai gettata? S'appressò all'uscio ad origliare, facendo cenno al Sarti di non rispondere. Ecco, è venuto. No, no, è inutile, Gabriele, gridò allora il Sarti, risolutamente. Non costringermi. L'Orsani lo afferrò per un braccio. Bada, Lucio, è l'ultima mia salvezza. Non questa, protestò il Sarti. Senti, Gabriele, quest'ora sia sacra per noi. Io ti prometto che i tuoi figliuoli. Ma Gabriele non lasciò finire. L'elemosina? Disse con un ghigno. No, rispose Lucio pronto. Renderei a loro quel che m'ebbi da te. A qual titolo? Come vorresti provvedere ai miei figliuoli? Tu? Hanno una madre. A qual titolo? Non di semplice gratitudine, è vero? Tu menti. Per altro fine ti ricusi, che non ti puoi confessare. Così dicendo, lo afferrò per le spalle e lo scosse, intimandogli di parlar piano e domandandogli finto a che punto avesse osato ingannarlo. Il Sarti tentò di svincolarsi, difendendo all'atroce accusa sé a Flavia e rifiutandosi ancora di cedere a quella violenza. Voglio vederti, ruggì a un tratto fra i denti l'Orsani. D'un balzo aprì l'uscio e chiamò il Vanetti, mascherando subito l'estrema concitazione con una tumultuosa allegria. Un premio, gridò, investendo l'ometto cerimonioso. Un grosso premio, signor ispettatore, all'amico nostro, al nostro dottore,
che non è soltanto il medico della compagnia, ma il suo più eloquente avvocato. M'ero quasi pentito, non volevo saperne. Ebbene, lui mi ha persuaso, mi ha vinto. Gli dia subito da firmare la dichiarazione medica. Ha premura, deve andar via. Poi noi stabiliremo il quanto e il come. Il Vannetti, felicissimo, tra uno scoppiettio di esclamazioni ammirative e di congratulazioni, trasse dalla cartella un modulo a stampa e ripetendo «Formalità, formalità», lo porse a Gabriele. «Ecco, scrivi», disse questi, rimettendo il modulo al Sarti, che assisteva come trasognato a quella scena e vedeva ora in quell'omiciatolo spriccio, quasi artefatto, estremamente ridicolo, la personificazione del suo sconcio destino. Il ventaglino. Il giardinetto pubblico, meschino e polveroso, in quel torrido pomeriggio d'agosto era quasi deserto. In mezzo alla vasta piazza, cinta tutt'intorno da alte case giallicce assopite nell'afa. Tuta vi entrò col bambino in braccio. Su un sedile in ombra, un vecchietto magro, perduto in un abito grigio d'alpagà, teneva in capo un fazzoletto. Sul fazzoletto il cappelluccio di paglia ingiallito. Aveva rimboccato diligentemente le maniche sui polsi e leggeva un giornale. Accanto, sullo stesso sedile, un operaio disoccupato dormiva con la testa tra le braccia, appoggiato di traverso. Di tanto in tanto il vecchietto interrompeva la lettura e si voltava a osservare con una certa ambascia il suo vicino, a cui stava per cadere dal capo il cappellaccio unto, ingessato. Evidentemente quel cappellaccio, chissà da quanto tempo così in bilico, cado e non cado, cominciava a esasperarlo. Avrebbe voluto rassettarglielo sul capo o buttarglielo giù con una ditata. Sbuffava, poi volgeva un'occhiata ai sedili intorno. Chissà gli avvenisse di scoprirne qualche altro in ombra. Ce n'era uno solo poco discosto, ma vi stava seduta una vecchia, grassa, cenciosa, la quale, ogni volta che lui si voltava a guardare, spalancava la bocca sdentata a un formidabile sbadiglio. Tuta s'appressò sorridente, pian pianino, in punta di piedi, si pose un dito sulle labbra per segno di far silenzio, poi, adagio, prese con due dita il cappellaccio al dormente e glielo rimise a posto sul capo. Il vecchio stette a seguir con gli occhi tutti quei movimenti, prima sorpreso, poi aggrondato. «Con la buona grazia, signò», gli disse Tuta, ancora sorridente e inchinandosi, come se il servizio lo avesse reso a lui e non all'operaio che dormiva. «Dan sordo a sta pora creatura». «No», rimbeccò subito il vecchietto con stizza, chissà perché, e abbassò gli occhi sul giornale. «Tiramo a campà», sospirò Tuta, «Dio pruvede», e andò a sedere di là, sull'altro sedile, accanto alla vecchia cenciosa, con la quale attaccò subito discorso. Aveva appena 20 anni, bassotta, formosa, bianchissima di carnagione, coi capelli lucidi, neri, spartiti sul capo, stirati sulla fronte e annodati in fitte treccioline dietro la nuca. Gli occhi furbi le brillavano, quasi aggressivi, si mordeva di tanto in tanto le labbra e il nasino all'insù, un po storto, le fremeva. Raccontava la vecchia la sua sventura. Il marito. Fin da principio la vecchia le rivolse un'occhiata che poneva i patti della conversazione, cioè uno sfogo, sì, era disposta a offrirglielo, ma ingannata no, non voleva essere. Ecco. Marito, vero? Siamo sposati con la Chiesa. Ah beh, con la Chiesa. E che d'è? Non è marito? No, figlia, non serve. Come non serve? Lo sai, non serve. Eh sì, difatti la vecchia aveva ragione, non serviva.
Da un pezzo, difatti, quell'uomo voleva liberarsi di lei e per forza l'aveva mandata a Roma perché cercasse di allogarsi per Balia. Ella non voleva venire, capiva che era troppo tardi, poiché il bambino aveva già circa 7 mesi. Era stata 15 giorni in casa d'un sensale, la cui moglie, per rifarsi delle spese e per aver pagato l'alloggio, aveva osato alla fine di proporle: capischi, a me. Dalla collera l'era andato addietro il latte e ora non ne aveva più, neanche per la sua creatura. La moglie del sensale le aveva preso gli orecchini e s'era tenuto anche il fagottello con cui era venuta dal paese. Da quella mattina era in mezzo alla strada. Per davvero, sa. Tornare al paese non poteva e non voleva. Il marito non se la sarebbe ripresa. Che fare, intanto, con quel bambino che le legava le braccia? Certo, non avrebbe trovato neppure da mettersi per serva. La vecchia l'ascoltava con diffidenza, perché ella diceva quelle cose come se non fosse affatto disperata, anzi, ripetendo spesso quel suo per davvero, sa. Sorrideva. Di dove sei? Le domandò la vecchia. Decore. E restò un pezzo come se rivedesse col pensiero il paesello lontano. Poi si scosse, guardò il piccino e disse: a do lo lascio? Capo a terra? Povero cocco mio saporito. Lo sollevò sulle braccia e lo baciò forte forte più volte. La vecchia disse: l'hai fatto? Te lo piagni? Io l'ho fatto, si rivoltò la giovane. Beh, l'ho fatto e Dio m'ha castigato. Ma patisce pure lui, povero innocente. E che ha fatto lui? Va, Dio non fa le cose giuste, e se non le fa lui, figurate noi. Tiriamo a campà. Mondo, mondo, sospirò la vecchia, levandosi in piedi a stento. È un gran penà, aggiunse, scrollando il capo un'altra vecchia asmatica, corpulenta, che passava di lì, appoggiandosi a un bastoncino. L'altra cavò fuori di tra i cenci un sacchetto sudicio che le pendeva dalla cintola, nascosto sotto la veste, e ne trasse un tozzo di pane. Tiè, lo vuoi? Sì, Dio te lo paghi, s'affrettò a rispondere tuta. Me lo magno. Ce credi che so digiuno da stamattina? Ne fece 2 pezzi, uno più grosso per sé, cacciò l'altro fra gli esili ditini rosei del bimbo che non si volevano aprire. Pappa Nino, buono sa? 'Na sciccheria. Pappa, pappa. La vecchia se ne andò strascicando i piedi, insieme con l'altra dal bastoncino. Il giardinetto s'era già un po animato, il custode annaffiava le piante, ma neppure alle trombate d'acqua si volevano destare dal sogno in cui parevano assorti, sogno d'una tristezza infinita. Quei poveri alberi sorgenti dalle aiuole rade, fiorite di bucce, di gusci d'uovo, di pezzetti di carta, e riparate da stecchi e spuntoni qua e là sconnessi o da un giro di roccia artificiale in cui si incavavano i sedili. Tuta si mise a guardar la vasca bassa, rotonda, che sorgeva in mezzo, la cui acqua verdastra stagnava sotto un velo di polvere che si rompeva a quando al tonfo di qualche buccia lanciata dalla gente che sedeva attorno. Già il sole stava per tramontare e quasi tutti i sedili erano ormai in ombra. In uno lì accanto venne a sedere una signora sui 30 anni, vestita di bianco. Aveva i capelli rossi, come di rame, arruffati, e il viso lentigginoso, come se non ne potesse più dal caldo. Cercava di scostarsi dalle gambe un ragazzo scontroso, giallo come la cera, vestito alla marinara, e intanto guardava di qua e di là, impaziente, strizzando gli occhi miopi, come se aspettasse qualcuno, e tornava di tratto in tratto a spingere il ragazzo, perché si trovasse più là qualche compagno di giuoco. Ma il ragazzo non si muoveva, teneva gli occhi fissi su Tuta che mangiava il pane. Anche Tuta guardava e osservava intenta la signora e quel ragazzo. A un tratto disse:
lei, signò, con la buona grazia. Si tante volte io servisse una donna pe far bucato o a mezzo servizio. No? Embè. Poi, vedendo che il ragazzo malaticcio non staccava gli occhi da lei e non voleva cedere ai ripetuti inviti della madre, lo chiamò a sé. Vuoi veder pupetto? Vielo a vede, carino, vie. Il ragazzo, spinto violentemente dalla madre, s'accostò. Guardò un pezzo il bambino con gli occhi invetrati come quelli d'un gatto fustigato. Poi gli strappò dalla manina il tozzo di pane. Il bambino si mise a strillare. No, poro pupo, esclamò tuta. Gli hai levato il pane? Piagne mo, vedi? Ha fame. Dagliene almeno un pezzetto. Alzò gli occhi per chiamare la madre del ragazzo, ma non la vide più sul sedile. Parlava là in fondo, concitatamente, con un omaccione barbuto che l'ascoltava disattento, con un curioso sorriso sulle labbra, le mani dietro la schiena e il cappellaccio bianco buttato sulla nuca. Il bambino intanto seguitava a strillare. Beh, fece tuta, te lo levo io un pezzetto. Allora anche il ragazzo si mise a strillare. Accorse la madre, a cui tuta, con la buona grazia, spiegò ciò che era accaduto. Il ragazzo stringeva con le due mani al petto il tozzo di pane, senza volerlo cedere, neppure alle esortazioni della madre. Lo vuoi davvero? E te lo mangi, ninnì? Disse la signora Rossa. Non mangia niente, sapete, niente. Sono disperata. Magari lo volesse davvero. Sarà un capriccio. Lasciateglielo, per piacere. Beh, sì, volentieri, fece tuta. Tiello, cocco, magnalo tu. Ma il ragazzo corse alla vasca e vi buttò il tozzo di pane. Ai pescetti, ninnì, esclamò allora tuta ridendo. E sta povera creatura mia che è digiuna. Non c'ho latte, non c'ho casa, non c'ho niente. È davvero. Sapè, signò, niente. La signora aveva fretta di ritornare a quell'uomo che l'aspettava di là, trasse dalla borsetta 2 soldi e li diede a tuta. Dio te lo paghi, le disse dietro questa. Su, su, sta buono, cocco mio. Te ce compro la bobbona, sa. Ci avemo fatto 2 baiocchi col pane della vecchia. Zitto, Nino mio, mo siamo ricchi. Il bimbo si quietò. Ella rimase coi 2 soldi stretti in una mano a guardar la gente che già popolava il giardinetto, ragazzi, balie, bambinaie, soldati. Era un gridio continuo. Tra le ragazze che saltavano la corda e i ragazzi che si rincorrevano e i bambini strillanti in braccio alle balie che chiacchieravano placidamente tra loro e le bambinaie che facevano l'amore coi soldati, si aggiravano i venditori di lupini, di ciambelle o d'altre golerie. Gli occhi di tuta s'accendevano talvolta e le labbra le si aprivano a uno strano sorriso. Proprio nessuno voleva credere che ella non sapeva più come fare, dove andare. Stentava a crederlo lei stessa, ma era proprio così. Era entrata là, in quel giardinetto, per cercarvi un po d'ombra. Vi si tratteneva da circa un'ora, poteva rimanervi fino a sera. E poi dove passar la notte? Con quella creatura in braccio? E il giorno dopo? E l'altro appresso? Non aveva nessuno, nemmeno là, al paese, tranne quell'uomo che non voleva più saperne di lei. E, del resto, come tornarci? Ma allora, nessuna via di scampo? Pensò a quella vecchia strega che le aveva tolto gli orecchini e il fagotto. Tornare da lei? Il sangue le montò alla testa. Guardò il suo piccino che s'era addormentato. Nino, al fiume tutt'e due? Così. Sollevò le braccia come per buttarlo. E lei appresso? Ma che? No. Rialzò il capo e sorrise, guardando la gente che le passava davanti. Il sole era tramontato, ma il caldo persisteva, soffocante. Tuta si sbottonò il busto alla gola, rimboccò in dentro le 2 punte,
scoprendo un po' del petto bianchissimo. Caldo? Se more. Le stava davanti un vecchietto con 2 ventagli di carta infissi nel cappello, altri 2 in mano, aperti, sgargianti, e una cesta al braccio, piena di tanti altri ventaglini alla rinfusa, rossi, celesti, gialli. Du baiocchi. Vattene, disse Tuta dando una spallata. De che so, de carta? E di che lo vuoi? De seta? Embè, perché no? Fece Tuta, guardandolo con un sorriso di sfida. Poi schiuse la mano in cui teneva i 2 soldi e aggiunse: c'ho questi 2 baiocchi soli. Pensordo me lo dai? Il vecchio scosse il capo dignitosamente. 2 baiocchi? Manco pe fallo. Beh, mannaggia tene. Dammelo, moro de callo. Er pupo dorme. Tiramo a campà, Dio pruvede. Gli diede i 2 soldi, prese il ventaglino e, tirandosi più giù la rimboccatura sul petto, cominciò a farsi vento, vento, vento lì sul seno quasi scoperto, e a ridere e a guardare spavalda con gli occhi lucenti, invitanti e ezzosi i soldati che passavano. E 2. Dopo aver vagato a lungo per il quartiere addormentato dei prati di Castello, rasentando i muri delle caserme, sfuggendo istintivamente il lume dei lampioni sotto gli alberi dei lunghissimi viali, pervenuto alla fine sul lungotevere dei Mellini, Diego Bronner montò, stanco, sul parapetto dell'argine deserto e vi si pose a sedere, volto verso il fiume, con le gambe penzoloni nel vuoto. Non un lume acceso nelle case di fronte della passeggiata di Ripetta, avvolte nell'ombra e stagliate nere nel chiaror lieve e ampio che, di là da esse, la città diffondeva nella notte. Immobili le foglie degli alberi del viale lungo l'argine. Solo nel gran silenzio s'udiva un lontanissimo zirlio di grilli e sotto il cupo borbogliare delle acque nere del fiume in cui con un tremolio continuo serpentino si riflettevano i lumi dell'argine opposto. Correva per il cielo una trama fitta di infinite nuvolette, lievi, basse, cineree, come se fossero chiamate in fretta di là verso levante a un misterioso convegno, e pareva che la luna dall'alto le passasse in rassegna. Il Bronner stette un pezzo col volto in su a contemplar quella fuga che animava con così misteriosa vivacità il silenzio luminoso di quella notte di luna. A un tratto udì un rumor di passi sul vicino ponte Margherita e si volse a guardare. Il rumore dei passi cessò. Forse qualcuno come lui s'era messo a contemplare quelle nuvolette e la luna che le passava in rassegna, o il fiume con quei tremuli riflessi dei lumi nell'acqua nera fluente. Trasse un lungo sospiro e tornò a guardare in cielo un po' infastidito della presenza di quell'ignoto, che gli turbava il triste piacere di sentirsi solo. Ma egli qua era nell'ombra degli alberi. Pensò che colui dunque non avrebbe potuto scorgerlo e quasi per accertarsene si voltò di nuovo a guardare. Presso un fanale imbasato sul parapetto del ponte scorse un uomo in ombra. Non comprese dapprima che cosa colui stesse a far lì silenziosamente. Gli vide posare come un involto sulla cimasa a piè del fanale. Involto? No, era il cappello. E ora che? Possibile? Ora scavalcava il parapetto. Possibile? Istintivamente il Bronner si trasse indietro col busto, protendendo le mani e strizzando gli occhi. Si restrinse tutto in sé. Udì un tonfo terribile nel fiume.
un suicidio, così. Riaprì gli occhi, riaffondò lo sguardo nel buio. Nulla. L'acqua nera. Non un grido. Nessuno. Si guardò attorno. Silenzio. Quiete. Nessuno aveva veduto, nessuno udito. E quell'uomo intanto affogava e lui non si moveva, annichilito. Gridare. Troppo tardi, ormai. Raggomitolato nell'ombra, tutto tremante, lasciò che la sorte atroce di quell'uomo si compisse, pur sentendosi schiacciare dalla complicità del suo silenzio con la notte e domandandosi di tratto in tratto: sarà finito? Sarà finito? Come se, con gli occhi chiusi, vedesse quell'infelice dibattersi nella lotta disperata col fiume. Riaprendo gli occhi, risollevandosi dopo quel momento d'orribile angoscia, la quiete profonda della città dormente, vegliata dai fanali, gli parve un sogno. Ma come guizzavano ora quei riflessi dei lumi nell'acqua nera! Rivolse paurosamente lo sguardo al parapetto del ponte, vide il cappello lasciato lì da quell'ignoto. Il fanale lo illuminava sinistramente, fu scosso da un lungo brivido alle reni e col sangue che gli frizzava ancora per le vene, in preda a un tremito convulso di tutti i muscoli, come se quel cappello là potesse accusarlo, scese e cercando l'ombra s'avviò rapidamente verso casa. Diego, che hai? Nulla, mamma, che ho? No, mi pareva. È già tardi. Non voglio che tu m'aspetti, lo sai. Te l'ho detto tante volte. Lasciami rincasare quando mi fa comodo. Sì, sì, ma vedi, stavo a cucire. Vuoi che t'accenda il lumino da notte? Dio, me lo domandi ogni sera. La vecchia madre, come sferzata da questa risposta alla domanda superflua, corse, curva, trascinando un po' una gamba, ad accendergli in camera il lumino da notte e a preparargli il letto. Egli la seguì con gli occhi, quasi con rancore, ma com'ella scomparve dietro l'uscio, trasse un sospiro di pietà per lei. Subito, però, il fastidio lo riprese e rimase lì ad aspettare senza saper perché né che cosa in quella tetra saletta d'ingresso che aveva il soffitto basso basso di tela fuligginosa qua e là strappata e con lo strambello pendente in cui le mosche s'eran raccolte e dormivano a grappoli. Vecchi arredi decaduti mescolati con rozzi mobili e oggetti nuovi di sartoria stipavano quella saletta. Una macchina da cucire, due impettiti manichini di vimini, una tavola liscia, massiccia per tagliarvi le stoffe, con un grosso paio di forbici, il gesso, il metro e alcuni smorfiosi giornali di moda. Ma ora il Bronner percepiva appena tutto questo. S'era portato con sé, come uno scenario, lo spettacolo di quel cielo corso da quelle nuvolette basse e lievi e del fiume con quei riflessi dei fanali, lo spettacolo di quelle alte case nell'ombra là dirimpetto stagliate nel chiarore della città e di quel ponte con quel cappello. E l'impressione spaventosa come di sogno dell'impassibilità di tutte quelle cose che erano con lui là presenti, più presenti di lui, perché lui, anzi, nascosto nell'ombra degli alberi, era veramente come se non ci fosse. Ma il suo orrore, lo sconvolgimento, adesso erano appunto per questo, per esser egli rimasto lì, in quell'attimo, come quelle cose, presente e assente, notte, silenzio, argine, alberi, lumi, senza gridare aiuto, come se non ci fosse. E il sentirsi ora qua,
stordito, stralunato, come se quello che aveva veduto e sentito lo avesse sognato. A un tratto vide venire a posarsi, con un balzo agile e netto, là sulla tavola massiccia, il grosso gatto bigio di casa, 2 occhi verdi, immobili e vani. Ebbe un momentaneo terrore di quegli occhi e aggrottò le ciglia, urtato. Pochi giorni addietro quel gatto era riuscito a far cadere dal muro di quella saletta una gabbia col cardellino, di cui sua madre aveva cura amorosa. Con industriosa e paziente ferocia, cacciando le granfie di tra le gretole, l'aveva tratto fuori e se l'era mangiato. La madre non se ne sapeva ancora dar pace. Anche lui pensava tuttora allo scempio di quel cardellino, ma il gatto, eccolo là, del tutto ignaro del male che aveva fatto. Se egli lo avesse cacciato via da quella tavola sgarbatamente, non ne avrebbe mica capito il perché. Ed ecco già 2 prove contro di lui quella sera, 2 altre prove, e questa seconda gli balzava innanzi all'improvviso con quel gatto, come all'improvviso gli era venuta l'altra con quel suicidio dal ponte. Una prova che egli non poteva essere come quel gatto là, che compiuto uno scempio, un momento dopo non ci pensava più. L'altra prova che gli uomini alla presenza d'un fatto non potevano restare impassibili come le cose, per quanto come lui si sforzassero non solo a non parteciparvi, ma anche a tenersene quasi assenti. La dannazione del ricordo in sé e il non poter sperare che gli altri dimenticassero. Ecco, queste 2 prove, una dannazione e una disperazione. Che modo nuovo di guardare avevano acquistato da un pezzo in qua i suoi occhi. Guardava sua madre, ritornata or ora dall'avergli apparecchiato il letto di là e acceso il lumino da notte, e la vedeva non più come sua madre, ma come una povera vecchia qualunque, quale essa era per sé, con quel grosso porro accanto alla pinna destra del naso un po schiacciato, le guance esangui e flaccide, striate da venicciuole violette, e quegli occhi stanchi che subito, sotto lo sguardo di lui così stranamente spietato, le s'abbassavano, ecco, dietro gli occhiali, quasi per vergogna. Di che? Ah, egli lo sapeva bene di che. Rise d'un brutto riso, disse buonanotte, mamma, e andò a chiudersi in camera. La vecchia madre, piano piano per non farsi sentire, si rimise a sedere nella saletta e a cucire, a pensare. Dio, perché così pallido e stravolto quella notte? Bere non beveva, o almeno dal fiato non si sentiva. Ma se fosse ricaduto in mano dei cattivi compagni che lo avevano rovinato, o fors'anche di peggiori? Questa era la paura sua più grave. Tendeva di tanto in tanto l'orecchio per sentire che cosa egli facesse di là, se si fosse coricato, se già dormisse, e intanto ripuliva gli occhiali che a ogni sospiro le s'appannavano. Lei, prima d'andare a letto, voleva finire quel lavoro. La pensioncina che il marito le aveva lasciato non bastava più, ora che Diego aveva perduto l'impiego. E poi accarezzava un sogno che pur sarebbe stato la sua morte: metter tanto da parte, lavorando e risparmiando, da mandare il figlio lontano, in America, perché qua, lo capiva, il suo Diego ora non avrebbe trovato più da collocarsi, e nel triste ozio che da 7 mesi lo divorava si sarebbe perduto per sempre. In America, là, oh, il suo figliuolo era tanto bravo, sapeva tante cose, scriveva prima anche nei giornali,
In America, là, lei magari ne sarebbe morta, ma il suo figliuolo avrebbe ripreso la vita, avrebbe dimenticato, cancellato il suo fallo di gioventù, di cui erano stati cagione i cattivi compagni. Quel russo, o polacco che fosse, pazzo, crapulone, capitato a Roma per la sciagura di tante oneste famiglie. Giovinastri, si sa, invitati a casa da questo forestiere, riccone e scostumato, avevano fatto pazzie. Vino, donnacce, s'ubriacavano. Ubriaco, quello voleva giocare a carte e perdeva. Se l'era procacciata da sé con le sue mani, la rovina. Che c'entrava poi l'accusa a tradimento dei suoi compagni di crapula, quel processo scandaloso che aveva sollevato tanto rumore e infamato tanti giovanotti scapati, sì, ma di famiglie onorate e per bene. Le parve di sentire un singhiozzo di là e chiamò: Diego! Silenzio. Rimase un pezzo con l'orecchio teso e gli occhi intenti. Sì, era sveglio ancora. Che faceva? Si alzò e in punta di piedi s'accostò all'uscio a origliare, poi si chinò per guardare attraverso il buco della serratura. Leggeva. Ah, ecco, quei maledetti giornali ancora, il resoconto del processo. Come mai s'era dimenticata di distruggerli, quei giornali, comperati nei tremendi giorni del processo? E perché quella notte, a quell'ora, appena rincasato, li aveva ripresi e tornava a leggerli? Diego! Chiamò di nuovo, piano, e schiuse timidamente l'uscio. Egli si voltò di scatto come per paura. Che vuoi ancora in piedi? E tu, fece la madre, vedi, mi fai rimpiangere ancora la mia stolidaggine. Ma no, mi diverto, rispose egli, stirando le braccia. Si alzò, si mise a passeggiare per la stanza. Stracciali, buttali via, te ne prego, supplicò la madre a mani giunte. Perché vuoi straziarti ancora? Non ci pensare più. Egli si fermò in mezzo alla stanza, sorrise e disse: Brava, come se non pensandoci più io, per questo poi non dovessero più pensarci gli altri. Dovremmo metterci a fare i distratti, tutti quanti, per lasciarmi vivere. Distratto io, distratti gli altri. Che è stato? Niente, sono stato 3 anni in villeggiatura. Parliamo d'altro. Ma non vedi come mi guardi anche tu? Io? Esclamò la madre. Come ti guardo? Come mi guardano tutti gli altri. No, Diego, ti giuro, ti guardavo perché dovresti passare dal sarto, ecco. Diego Bronner si guardò addosso il vestito e tornò a sorridere. Già, è vecchio. Per questo tutti mi guardano. Eppure me lo spazzolo bene prima d'uscire. Mi aggiusto. Non so, mi sembra che potrei passare per un signore qualunque, per uno che possa ancora indifferentemente partecipare alla vita. Il guajo è là, aggiunse accennando i giornali, sulla scrivania. Abbiamo offerto un tale spettacolo che, via, sarebbe troppa modestia presumere che la gente se ne sia potuta dimenticare. Spettacolo d'anime ignude, gracili e sudicette, vergognose di mostrarsi in pubblico come i tisici alla leva. E cercavamo tutti di coprirci le vergogne con un lembo della toga dell'avvocato difensore. E che risate il pubblico! Vuoi che la gente, per esempio, si dimentichi che il russo, noi, quel cagliostro, lo chiamavamo Luculloff e che lo paravamo da antico romano, con gli occhiali d'oro a stanghetta sul naso rincagliato. Quando l'han veduto, là, con quel faccione rosso brozzoloso, e han saputo come noi lo trattavamo, che gli strappavamo i coturni dai piedi e lo picchiavamo sodo sul cranio pelato, e che lui, sotto quei picchi sodi, rideva, sghignava, beato,
Diego, Diego, per carità, scongiurò la madre. Ubriaco, lo ubriacavamo noi, tu no, anch'io va là con gli altri. Era uno spasso, e allora venivano le carte da giuoco. Giocando con un ubriaco, capirai, facilissimo barare. Per carità, Diego, così, scherzando. Oh, questo te lo posso giurare. Là risero tutti, giudici, presidente, finanche i carabinieri. Ma è la verità. Noi rubavamo, senza saperlo, o meglio, sapendolo e credendo di scherzare. Non ci pareva una truffa, erano i denari d'un pazzo schifoso che ne faceva getto così. E del resto neppure un centesimo ne rimaneva poi nelle nostre tasche. Ne facevamo getto anche noi, come lui, con lui, pazzescamente. S'interruppe, s'accostò allo scaffale dei libri, ne trasse uno. Guarda, questo solo rimorso. Con quei denari comprai una mattina da un rivendugliolo questo libro qua. E lo buttò sulla scrivania. Era La corona d'olivo selvaggio del Ruskin, nella traduzione francese. Non l'ho aperto nemmeno. Vi fissò lo sguardo, aggrottando le ciglia. Come mai in quei giorni gli era potuto venire in mente di comprare quel libro? S'era proposto di non leggere più, di non più scrivere un rigo, e andava lì, in quella casa, con quei compagni, per abbrutirsi, per uccidere in sé, per affogare nel bagordo un sogno, il suo sogno giovanile, poiché le tristi necessità della vita gli impedivano d'abbandonarsi a esso come avrebbe voluto. La madre stette un pezzo a guardare, anche lei, quel libro misterioso. Poi gli chiese dolcemente: perché non lavori? Perché non scrivi più come facevi prima? Egli le lanciò uno sguardo odioso, contraendo tutto il volto quasi per ribrezzo. La madre insistette, umile: se ti chiudessi un po' in te, perché disperi? Credi tutto finito? Hai 26 anni, chissà quante occasioni ti offrirà la vita per riscattarti. Ah sì, una, proprio questa sera, sghignò egli, ma sono rimasto lì, come di sacco. Ho visto un uomo buttarsi nel fiume. Tu? Io. Gli ho veduto posare il cappello sul parapetto del ponte, poi l'ho visto scavalcare quietamente, poi ho udito il tonfo nel fiume e non ho gridato, non mi son mosso. Ero nell'ombra degli alberi e ci sono rimasto, spiando se nessuno avesse veduto, e l'ho lasciato affogare. Sì, ma poi ho scorto lì sul parapetto del ponte sotto il fanale il cappello e sono scappato via impaurito. Per questo, mormorò la madre. Che cosa? Io non so nuotare, buttarmi, tentare. La scaletta d'accesso al fiume era lì, a 2 passi. L'ho guardata, sai, ho finto di non vederla. Avrei potuto, ma già era inutile, troppo tardi, sparito. Non c'era nessuno. Nessuno, io solo. E che potevi fare tu solo, figlio mio? È bastato lo spavento che ti sei preso e questa agitazione. Vedi, tremi ancora. Va, va a letto, va a letto. È molto tardi. Non ci pensare. La vecchia madre gli prese una mano e gliela carezzò. Egli le fe cenno di sì col capo e le sorrise. Buonanotte, mamma. Dormi tranquillo, gli raccomandò la madre, commossa dalla carezza a quella mano
che egli s'era lasciata fare, e asciugandosi gli occhi per non guastarsi questa tenerezza angosciosa, se ne uscì. Dopo circa un'ora Diego Bronner era di nuovo seduto sull'argine del fiume, al posto di prima, con le gambe penzoloni. Continuava per il cielo la fuga delle nuvolette lievi, basse, cineree. Il cappello di quell'ignoto sul parapetto del ponte non c'era più. Forse eran passate di là le guardie notturne e se l'erano preso. All'improvviso si girò verso il viale ritraendo le gambe, scese dalla spalletta dell'argine e si recò là sul ponte. Si tolse il cappello e lo posò allo stesso posto di quell'altro. E due, disse, ma come se facesse per giuoco, per un dispetto alle guardie notturne che avevano tolto di là il primo. Andò dall'altra parte del fanale per vedere l'effetto del suo cappello, solo là sulla cimasa, illuminato come quell'altro, e rimase un pezzo chinato sul parapetto col collo proteso a contemplarlo come se lui non ci fosse più. A un tratto rise orribilmente, si vide là appostato come un gatto dietro il fanale, e il topo era il suo cappello. Via, via, pagliacciate! Scavalcò il parapetto, si sentì drizzare i capelli sul capo, sentì il tremito delle mani che si tenevano rigidamente aggrappate, le schiuse, si protese nel vuoto. Amicissimi. Gigi Mear in pipistrello quella mattina. Con la tramontana dopo i 40 anni non ci si scherza più. Il fazzoletto da collo tirato su e rinvoltato con cura fin sotto il naso, un paio di grossi guanti inglesi alle mani, ben pasciuto, liscio e rubicondo, aspettava sul lungo Tevere dei Mellini il tram per Porta Pia, che doveva lasciarlo, come tutti i giorni, in via Pastrengo, dinanzi alla Corte dei Conti, ove era impiegato. Conte di nascita, ma purtroppo senza più né contea né contanti, Gigi Mear aveva nella beata incoscienza dell'infanzia manifestato al padre il nobile proposito d'entrare in quell'ufficio dello Stato, credendo allora ingenuamente che fosse una corte, in cui ogni conte avesse il diritto d'entrare. È noto a tutti ormai che i tram non passano mai quando sono aspettati. Piuttosto si fermano a mezza via per interruzione di corrente, o preferiscono d'investire un carro o di schiacciare magari un pover'uomo. Bella comodità hanno pertanto, tutto sommato. Quella mattina intanto tirava la tramontana, gelida, tagliente, e Gigi Mear pestava i piedi guardando l'acqua aggricciata del fiume, che pareva sentisse un gran freddo anch'esso, poverino, lì, come in camicia, tra quelle dighe rigide, scialbe della nuova arginatura. Come Dio volle, din 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 din, ecco il tram, e Gigi Mear si disponeva a montarvi senza farlo fermare, quando dal nuovo ponte Cavour si sentì chiamare a gran voce «Gigin! Gigin!» e vide un signore che gli correva incontro gestendo come un telegrafo ad asta. Il tram se la filò. In compenso Gigi Mear ebbe la consolazione di trovarsi tra le braccia d'uno sconosciuto, suo intimo amico a giudicarne dalla violenza con cui si sentiva baciato là sul fazzoletto di seta che gli copriva la bocca. «T'ho riconosciuto subito, sai, Gigin, subito! Ma che vedo, già venerando, tutto bianco, e non ti vergogni! Un altro bacio, permetti, Gigione mio, per la tua santa canizie. Stavi qua fermo. Mi pareva che stessi ad aspettarmi. Quando t'ho visto alzar le braccia per montare su quel demonio, m'è parso un tradimento, m'è parso». «Già», fece il Mear, forzandosi a sorridere. «Andavo all'ufficio». «Mi farai il piacere di non parlare di porcherie in questo momento».
Come? Così, te lo comando io. Pregare sempre. Che c'entra? Sai che sei un bel tipo. Sì, lo so. Ma tu non m'aspettavi, è vero? Ti vedo all'aria, non m'aspettavi. No, per dir la verità, sono arrivato iersera e ti porto i saluti di tuo fratello, il quale, ti faccio ridere, voleva darmi un biglietto di presentazione per te. Come? Dico, per Gigione. Ma sa che io l'ho conosciuto prima di lei, per modo di dire, amici d'infanzia, per Dio. Ci siamo rotti tante volte reciprocamente la testa. Compagni poi d'università? La Gran Padova, Gigione, ti ricordi? Il campanone che tu non sentivi mai, mai, dormendo come un, diciamo, ghiro, eh? Ti toccherebbe porco, però. Basta. Una volta sola lo sentisti e ti parve che chiamassero al fuoco. Bei tempi. Tuo fratello sta benone, sai. Grazie a Dio abbiamo combinato insieme un certo affaruccio e sono qua per questo. Oh, ma tu che hai? Sei funebre. Hai preso moglie? No, caro, esclamò Gigi Mear riscotendosi. Stai per prenderla? Sei matto? Dopo i 40? Neanche per sogno. 40? E se fossero 50, Gigione, e sonati? Ma già, tu hai la specialità di non sentir suonare mai niente, nelle campane, negli anni, me ne scordavo. 50, 50, caro, te l'assicuro io, sonati. Ah, sospiriamo. La faccenda comincia a farsi un po' seria. Sei nato, aspetta, nell'aprile del 1851, è vero o non è vero? 12 aprile, maggio, se permetti, e 1852, se permetti, corresse il Mear sillabando indispettito. O vuoi saperlo meglio di me adesso? 12 maggio 1852. Dunque, finora 49 anni e qualche mese. E niente moglie. Benissimo. Io sì, sai. Ah, una tragedia. Ti farò schiattare dalle risa. Restiamo intesi, intanto. Oh, ma tu mi hai invitato a pranzo, Dove divori in questi tempi? Sempre dal vecchio Barba? Ah! Esclamò con crescente stupore Gigi Mear. Sai anche del vecchio Barba? C'eri forse anche tu? Io? Da Barba? Ma come vuoi ci fossi, se sto a Padova? Me l'hanno detto, mi hanno raccontato le belle prodezze che vi fai con gli altri commensali in quella vecchia, devo dire, bettola, macelleria, trattoria? Bettola, bettolaccia, rispose il Mear. Ma adesso, se devi desinare con me, bisogna che avverta a casa mia. La serva giovane? No, vecchia, caro, vecchia. E da Barba, sai, non ci vado più. Prodezze, basta, da 3 anni ormai. A una certa età. Dopo i 40? Dopo i 40. Bisogna avere il coraggio di voltare le spalle a un cammino che, seguitando, ti porterebbe al precipizio. Scendere, va bene, ma pian pianino, senza ruzzolare. Ecco, vieni su, sto qua. Ti fo vedere come mi son messa per benino la casetta. Pian pianino, per benino, la casetta, cominciò a dire l'amico salendo la scala dietro Gigi Mear. Ma tu mi parli anche in diminutivi adesso e sei così grosso, così superlativo. Povero Gigione mio, che t'hanno fatto? T'hanno bruciato la coda? Vuoi farmi piangere? Mah! Fece il Mear, aspettando sul pianerottolo che la serva venisse ad aprire la porta. Bisogna prenderla ormai con le buone questa vitaccia, carezzarla coi diminutivi, o te la fa. Non voglio mica ridurmi alla fossa a 4 piedi, io. Ah, tu credi l'uomo bipede?
scattò l'altro a questo punto. Non lo dire, Gigione, so io che sorsi faccio certi momenti a tenermi ritto su due zampe soltanto. Credi, amico mio, a lasciar fare alla natura noi saremmo per inclinazione tutti quadrupedi. La meglio cosa, più comodi, ben posati, sempre in equilibrio. Quante volte mi butterei a camminare a terra così, con le mani puntate, gattoni! Questa maledetta civiltà ci rovina. Quadrupede, io sarei una bella bestia selvaggia. Quadrupede, ti sparerei un paio di calci nel ventre per la bestialità che hai detto. Quadrupede, non avrei moglie, né debiti, né pensieri. Vuoi farmi piangere? Me ne vado. Gigi Mear, intontito dalla buffonesca loquela di quel suo amico piovuto dal cielo, lo osservava, mettendo a tortura la memoria per sapere come diamine si chiamasse, come quando lo avesse conosciuto a Padova da ragazzo o da studente ad università, e ripassava in rassegna tutti i suoi intimi amici d'allora. Invano. Nessuno rispondeva alla fisionomia di questo. Non ardiva intanto di domandargli uno schiarimento. L'intimità che esso gli dimostrava era tanta e tale che temeva d'offenderlo. Si propose di riuscirvi con astuzia. La serva tardava ad aprire. Non s'aspettava il padrone così presto di ritorno. Gigi Mear sonò di nuovo e quella venne alla fine, ciabattando. «Vecchia mia», le disse il Mear, «eccomi di ritorno e in compagnia. Apparecchierai per 2 oggi e disimpegnati con questo mio amico che ha un nome curiosissimo. Non si scherza, bada. Antropofago capribarbicornipede, esclamò l'altro con un versaccio che lasciò la vecchietta perplessa se sorriderne o farsi la croce. E nessuno vuol più saperne di questo mio bel nome, vecchia. I direttori delle banche arricciano il naso, gli strozzini strabiliano. Soltanto mia moglie è stata felicissima di prenderselo, ma il nome soltanto, veh? Le ho lasciato prendere. Me no, son troppo bel giovine per l'anima di tutti i diavoli. Su, Gigione, poiché hai codesta debolezza, mostrami adesso le tue miserie. Tu vecchia, subito, biada alla bestia! Il Mear, sconfitto, se lo portò in giro per le 5 stanzette del quartierino, arredate con cura amorosa, con la cura di chi non voglia trovar più nulla da desiderare fuori dalla propria casa, fatto il proponimento di diventar chiocciola. Salottino, camera da letto, stanzino da bagno, sala da pranzo, studiolo. Nel salottino il suo stupore e la sua tortura s'accrebbero nel sentir parlare l'amico delle cose più intime e particolari della sua famiglia, guardando le fotografie disposte sulla mensola. «Gigione, vorrei un cognato come questo tuo. Sapessi quant'è birbone il mio!» «Tratta forse male tua sorella?» «Tratta male me?» «E gli sarebbe così facile aiutarmi in questi frangenti?» «Ma!» «Scusa», disse il Mear, «non ricordo più come si chiami tuo cognato». «Lascia fare, non te lo puoi ricordare, non lo conosci? Sta a Padova da 2 anni appena. Sai che m'ha fatto? Tuo fratello, tanto buono con me, m'aveva promesso aiuto se quella canaglia m'avesse avallato le cambiali. Lo crederesti? M'ha negato la firma. E allora tuo fratello, che alla fin fine, benché amicissimo, è un estraneo, ne ha fatto a meno, tanto sei indignato. È vero che il nostro negozio è sicuro, ma se ti dicessi la ragione del rifiuto di mio cognato, sono ancora un bel giovine, non puoi negarlo, simpaticone, non fa per dire. Bene. La sorella di mio cognato ha avuto la cattiva ispirazione di innamorarsi di me, poverina.
Ottimo gusto, ma poco discernimento. Figurati se io. Basta, s'è avvelenata. Morta? Domandò il mayor, arrestando. No, ha vomitato un pochino ed è guarita. Ma io, capirai, non ho potuto metter più piede in casa di mio cognato dopo questa tragedia. Mangiamo, santo Dio, sì o no? Io non ci vedo più dalla fame. Al lupo! Poco dopo, a tavola, Gigi Mear, oppresso dalle espansioni d'affetto dell'amico che lo caricava di male parole e per miracolo non lo picchiava, cominciò a domandargli notizie di Padova e di questo e di quello, sperando di fargli uscire di bocca il proprio nome. Così, per caso, o sperando almeno, nell'esasperazione crescente di punto in punto, che gli avvenisse di distrarsi dalla fissazione di venirne a capo, parlando d'altro. E di un po', e quel Valverde, direttore della Banca d'Italia, con quella moglie bellissima, e quel magnifico mostro di sorella, Guercia per giunta. Se non mi inganno, ancora a Padova? L'amico a questa interrogazione scoppiò a ridere a crepapelle. Che cos'è? Riprese il mayor, incuriosito. Non è forse Guercia? Sta zitto! Sta zitto! Pregò l'altro, che non riusciva a frenar le risa come in una convulsione. Guercissima! E con un naso, Dio liberi, che le lascia vedere il cervello! È quella! Quella chi? Mia moglie! Gigi Mear restò intronato e poté a malapena balbettare qualche sciocca scusa, ma quelli riprese a ridere più forte e più a lungo di prima. Alla fine si quietò, aggrottò le ciglia, trasse un profondo sospiro. Caro mio, disse, ci sono eroismi ignorati nella vita, che la più sbrigliata fantasia di poeta non potrà mai arrivare a concepire. Sì, sospirò il mayor. Hai ragione, comprendo. Non comprendi un corno? Negò subito l'altro. Credi che io voglia alludere a me? Io, l'eroe? Tutt'al più la vittima potrei essere, ma neppure. L'eroismo è stato quello di mia cognata, la moglie di Lucio Valverde. Senti un po', cieco, stupido, imbecille. Io. No, io. Potei lusingarmi che la moglie di Lucio Valverde si fosse innamorata di me, fino al punto di fare un torto al marito che, in coscienza, puoi credere, oh Gigin, se lo sarebbe meritato. Ma che, sai che era invece? Disinteressato spirito di sacrificio. Sta a sentire. Valverde parte, o meglio, finge di partire come si fa di solito, d'intesa certo con lei, e lei ancora mi riceve in casa. Venuto il momento tragico della sorpresa, mi caccia in camera della cognata Guercia, la quale, accogliendomi tutta tremante e pudibonda, aveva l'aria di sacrificarsi anche lei per la pace e per l'onore del fratello. Io ebbi appena il tempo di gridare: ma abbia pazienza, signora mia, com'è possibile che Lucio creda sul serio? Non potei finire, e Lucio irruppe furibondo nella camera, e vabbè, il resto te lo puoi immaginare. E come? Esclamò Gigi Mear. Tu, col tuo spirito, e le mie cambiali, gridò l'altro, le mie cambiali in sofferenza, di cui Valverde m'accordava la rinnovazione per le finte buone grazie della moglie? Ora me le avrebbe protestate ipso facto, capisci? E mi avrebbe rovinato, vilissimo ricatto. Non ne parliamo più, ti prego. In fin dei conti, visto e considerato che non ho neppure un soldo di mio e che non ne avrò mai, visto e considerato che non ho intenzione di prender moglie. Come? Le interruppe a questo punto Gigi Mear. Se hai sposato. Io? Ah, io no, davvero. Lei mi ha sposato, lei sola. Io, per conto mio, le l'ho detto avanti.
patti chiari, amicizi cari. Lei, signorina, vuole il mio nome? E se lo pigli pure, non so proprio che farmene, ma basta, eh? Così che, arrischiò Gigi Mear gongolante, non c'è altro. Prima si chiamava Valverde, ora si chiama... purtroppo, sbuffò l'altro, alzandosi di tavola. Ah no, senti, esclamò Gigi Mear, non potendone più e prendendo il coraggio a due mani. Tu m'hai fatto passare una mattinata deliziosa. Io ti ascolto come un fratello. Ora mi devi fare un favore. Vorresti per caso in prestito mia moglie? No, grazie. Voglio che tu mi dica come ti chiami. Io? Come mi chiamo io? Domandò l'amico sentendosi cascar dalle nuvole e appuntandosi l'indice d'una mano sul petto, quasi non credesse a se stesso. E che vuol dire? Non lo sai? Non ti ricordi più? No, confessò avvilito il Mear. Scusami, chiamami l'uomo più smemorato della terra, ma io proprio potrei giurare di non averti mai conosciuto. Ah sì? Ah, benissimo, benissimo, riprese quegli. Caro Gigione mio, qua la mano. Ti ringrazio con tutto il cuore del pranzo e della compagnia e me ne vado senza dirtelo, figurati. Tu me lo dirai, per Dio, scattò Gigi Mear balzando in piedi. Mi sono torturato il cervello un'intera mattinata. Non ti faccio uscire di qua se non me lo dici. Ammazzami, rispose l'amico impassibile. Tagliami a pezzi, non te lo dirò. Via, sii buono, riprese cangiando tono il Mear. Non avevo mai sperimentato prima d'ora, guarda, questa mia mancanza di memoria e ti giuro che mi fa una penosissima impressione. Tu, in questo momento, rappresenti un incubo per me. Dimmi come ti chiami, per carità. Vattela a pesca. Te ne scongiuro, vedi, la dimenticanza non m'ha impedito di farti sedere alla mia tavola e del resto, quand'anche non t'avessi mai conosciuto, quand'anche tu non fossi mai stato amico mio, lo sei diventato adesso. E carissimo, credi, sento per te una simpatia fraterna. Ti ammiro, ecco, ti vorrei sempre con me. Dunque, dimmi come ti chiami. È inutile, sai, concluse l'altro. Non mi seduci. Sii ragionevole. Vuoi che mi privi adesso di questo inatteso godimento, di farti restare, cioè, con un palmo di naso, senza sapere a chi tu abbia dato da mangiare? No, via. Pretendi troppo e si vede proprio che non mi conosci più. Se vuoi che non ti serbi rancore dell'indegna dimenticanza, lasciami andare via, così. Vattene subito, allora. Te ne scongiuro, esclamò Gigi Mear esasperato. Non ti posso più vedere innanzi a me. Me ne vado, sì, ma prima un bacetto, Gigione, me ne riparto domani. Non te lo do, gridò il Mear, se non mi dici... Basta, no, 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 basta. E allora addio, troncò l'altro e se ne andò ridendo e voltandosi per la scala a salutarlo con la mano ancora una volta. Se parte o arriva? Domandò a se stesso il Valdoggi, udendo il fischio di un treno e guardando da un tavolino innanzi allo chalet in piazza delle Terme, l'edificio della stazione ferroviaria. S'era appigliato al fischio del treno, come si sarebbe appigliato al ronzio sordo, continuo, che fanno i globi della luce elettrica, pur di riuscire a distrarre gli occhi da un avventore, il quale dal tavolino accanto stava a fissarlo con irritante immobilità. Per qualche minuto vi riuscì. Si rappresentò col pensiero l'interno della stazione, ove il fulgore opalino della luce elettrica contrasta con la vacuità fosca e cupamente sonora sotto l'immenso lucernario fuligginoso, e si diede a immaginare tutte le seccature d'un viaggiatore, sia che parta, sia che arrivi.
Inavvertitamente però gli cadde di nuovo lo sguardo su quell'avventore del tavolino accanto. Era un uomo sui 40 anni, vestito di nero, coi capelli e i baffetti rossicci, radi, spioventi, la faccia pallida e gli occhi tra il verde e il grigio, torbidi ed ammaccati. Gli stava a fianco una vecchierella mezzo appisolata, alla cui placidità dava un'aria molto strana la veste color cannella, diligentemente guarnita di una cordellina nera a zig-zag e il cappellino logoro e stinto sui capelli lanosi, i cui grossi nastri neri, terminati in punta da una frangia a grillotti d'argento che li faceva sembrare due nastri tolti a una corona mortuaria, erano annodati voluminosamente sotto il mento. Il Valdoggi distrasse subito, di nuovo, lo sguardo da quell'uomo, ma questa volta in preda a una vera esasperazione che lo fece rigirare sulla seggiola sgarbatamente e soffiare forte per le nari. Che voleva insomma quello sconosciuto? Perché lo guardava a quel modo? Si rivoltò. Volle guardarlo anche lui, con l'intenzione di fargli abbassare gli occhi. Valdoggi! Bisbigliò quegli allora, quasi tra sé, tentennando leggermente il capo, senza muovere gli occhi. Il Valdoggi aggrottò le ciglia e si sporse un po' in avanti per discernere meglio la faccia di colui che aveva mormorato il suo nome. O s'era ingannato? Eppure quella voce. Lo sconosciuto sorrise mestamente e ripeté: Valdoggi, è vero? Sì, disse il Valdoggi smarrito, provandosi a sorridergli indeciso, e balbettò: ma io, scusi, lei? Lei? Io sono Griffi. Griffi? Ah, fece il Valdoggi confuso, vieppiù smarrito, cercando nella memoria un'immagine che gli si ravvivasse a quel nome. Lao Griffi, 13° Reggimento Fanteria, Potenza. Griffi? Tu? Esclamò il Valdoggi a un tratto sbalordito. Tu? Così? Il Griffi accompagnò con un desolato tentennare del capo le esclamazioni di stupore del ritrovato amico, e a ogni tentennamento era forse insieme un cenno e un saluto lagrimevole ai ricordi del buon tempo andato. Proprio io, così, irriconoscibile, è vero? No, non dico, ma t'immaginavo. Di, come mi immaginavi? Lo interruppe subito il Griffi. E quasi spinto da un'ansia strana, con moto repentino gli si accostò, battendo più e più volte di seguito le palpebre e tenendosi le mani, come per reprimer la smania. Mi immaginavi. Certo. Di, come? Che so, fece il Valdoggi. A Roma? Ti sei dimesso? No, dimmi come mi immaginavi, te ne prego, insisté il Griffi vivamente. Te ne prego. Ma ancora ufficiale, che so, riprese il Valdoggi alzando le spalle. Capitano perlomeno, ti ricordi? Oh, e Artaserse? Ti ricordi d'Artaserse, il tenentino? Sì, rispose Lao Griffi quasi piangendo. Artaserse, altro. Chissà che ne è. Chissà, ripeté l'altro con solenne e cupa gravità, sgranando gli occhi. Io ti credevo a Udine, riprese il Valdoggi per cambiar discorso. Ma il Griffi sospirò, astratto e assorto. Artaserse. Poi si scosse di scatto e domandò: E tu? Anche tu dimesso, è vero? Che t'è accaduto? Nulla a me, rispose il Valdoggi. Terminai a Roma il servizio. Ah già, tu allievo ufficiale. Ricordo benissimo. Non ci badare, ricordo. La conversazione languì. Il Griffi guardò la vecchierella che gli stava a fianco appisolata. Mia madre, disse accennandola con un'espressione di profonda tristezza nella voce e nel gesto. Il Valdoggi, senza saper perché, sospirò. Dorme, poverina.
Il Griffi contemplò un pezzo sua madre in silenzio. Le prime sviolinate d'un concerto di ciechi nel caffè lo scossero e si rivolse al Valdoggi. A Udine dunque, ti ricordi? Io avevo domandato chi mi s'ascrivesse o al reggimento di Udine perché contavo, in qualche licenza d'un mese, di passare i confini, senza disertare, per visitare un po' l'Austria. Vienna, dicono che è tanto bella, e un po' la Germania. Oppure al reggimento di Bologna per visitare l'Italia di mezzo, Firenze, Roma. Nel peggiore dei casi rimanere a Potenza. Nel peggiore dei casi, bada. Orbene, il governo mi lasciò a Potenza, capisci? A Potenza, a Potenza. Economie, economie, e si rovina, si assassina così un pover'uomo. Pronunziò quest'ultime parole con voce così cangiata e vibrante, con gesti così insoliti, che i molti avventori si voltarono a guardarlo dai tavolini intorno e qualcuno zittì. La madre si destò di soprassalto e, accomodandosi in fretta il gran nodo sotto il mento, gli disse: Lao, Lao, ti prego, sii buono. Il Valdoggi lo squadrò, tra stordito e stupito, non sapendo come regolarsi. Vieni, vieni, Valdoggi, riprese il Griffi, lanciando occhiatacce alla gente che si voltava. Vieni, alzati, mamma, ti voglio raccontare. O paghi tu o pago io. Pago io, lascia fare. Il Valdoggi cercò d'opporsi, ma il Griffi volle pagar lui. Si alzarono e si diressero tutti e tre verso piazza dell'Indipendenza. A Vienna, riprese il Griffi appena si furono allontanati dal caffè. È come se io ci fossi stato veramente. Sì, ho letto guide, descrizioni, ho domandato notizie, schiarimenti ai viaggiatori che ci sono stati, ho veduto fotografie, panorami, tutto. Posso insomma parlarne benissimo, quasi con cognizione di causa, come si dice. E così di tutti quei paesi della Germania che avrei potuto visitare passando i confini nel mio giretto d'un mese? Sì, di Udine, poi non ti parlo. Ci sono stato addirittura, ci sono voluto andare per 3 giorni e ho veduto tutto, tutto esaminato. Ho cercato di viverci 3 giorni la vita che avrei potuto viverci se il governo assassino non m'avesse lasciato a Potenza. Lo stesso ho fatto a Bologna. E tu non sai ciò che voglia dire vivere la vita che avrei potuto vivere se un caso indipendente dalla tua volontà, una contingenza imprevedibile non t'avesse distratto, deviato, spezzato talvolta l'esistenza, come è avvenuto a me, capisci? A me. Destino, sospirò a questo punto con gli occhi bassi la vecchia madre. Destino, si rivolse a lei il figlio con ira. Tu ripeti sempre codesta parola che mi dà i nervi maledettamente, lo sai. Dicessi almeno imprevidenza, predisposizione. Quantunque sì, la previdenza, a che ti giova? Si è sempre esposti, sempre, alla discrezione della sorte. Ma guarda, Valdoggi, da che dipende la vita di un uomo. Forse non potrai intendermi bene neanche tu, ma immagina un uomo, per esempio, che sia costretto a vivere incatenato con un'altra creatura, contro la quale covi un intenso odio, soffocato ora per ora dalle più amare riflessioni. Immagina. Oh, un bel giorno mentre sei a colazione, tu qui, lei lì, conversando, ella ti narra che quando era bambina suo padre fu sul punto di partire, poniamo per l'America, con tutta la famiglia, per sempre. Oppure che mancò poco ella non restasse cieca per aver voluto un giorno ficcare il naso in certi congegni chimici del padre. Orbene, tu che soffri l'inferno a cagione di questa creatura, puoi sottrarti alla riflessione che se un caso o l'altro, probabilissimi entrambi, fosse avvenuto, la tua vita non sarebbe quella che è? Oh, fosse avvenuto, tu saresti cieca, mia cara, io non sarei certamente tuo marito. E immagineresti, magari commiserandola, la sua vita da cieca e la tua da scapolo o in compagnia di un'altra donna qualsiasi. Ma perciò ti dico che tutto è destino, disse ancora una volta convintissima, senza scomporsi la vecchierella, a occhi bassi, andando con passo pesante.
Mi dai ai nervi, urlò questa volta nella piazza deserta Lao Griffi. Tutto ciò che avviene doveva dunque fatalmente avvenire? Falso. Poteva non avvenire, se... E qui mi perdo io, in questo se. Una mosca ostinata che ti molesti, un movimento che tu fai per scacciarla, possono di qui a 6, a 10, a 15 anni divenir causa per te di chissà quale sciagura. Non esagero, non esagero. È certo che noi, vivendo, guarda, esplichiamo così, lateralmente, forze imponderate, inconsiderate. O premetti questo. Da per sé poi queste forze si esplicano, si svolgono latenti e ti tendono una rete, un'insidia che non puoi scorgere, ma che alla fine t'avviluppa, ti stringe, e tu allora ti trovi preso senza saperti spiegare come e perché. È così, i piaceri d'un momento, i desideri immediati ti si impongono, è inutile. La natura stessa dell'uomo, tutti i tuoi sensi te li reclamano così spontaneamente e imperiosamente che tu non puoi loro resistere. I danni, le sofferenze che possono derivarne non s'affacciano al pensiero con tale precisione, né la tua immaginativa può presentir questi danni, queste sofferenze, con tanta forza e tale chiarezza che la tua inclinazione irresistibile a soddisfare quei desideri, a prenderti quei piaceri, n'è frenata. Se talvolta, buon Dio, neppure la coscienza dei mali immediati è ritegno che basti contro i desideri. Noi siamo creature deboli. Gli ammaestramenti, tu dici, dell'esperienza altrui non servono a nulla. Ciascuno può pensare che l'esperienza è frutto che nasce secondo la pianta che lo produce e il terreno in cui la pianta è germogliata, e se io mi credo, per esempio, rosaio nato a produr rose, perché debbo avvelenarmi col frutto attossicato colto dall'albero triste della vita altrui? No, no, noi siamo deboli creature, non destino dunque, né fatalità. Tu puoi sempre risalire alla causa dei tuoi danni o delle tue fortune. Spesso magari non la scorgi, ma non di meno la causa c'è, o tu o altri, o questa cosa o quella. È proprio così, Valdoggi, e senti, mia madre sostiene che io sono aberrato, ch'io non ragiono. Ragioni troppo, mi pare, affermò il Valdoggi, già mezzo intontito. Sì, e questo è il mio male, esclamò con viva spontanea sincerità Lauro Ghiffi, sbarrando gli occhi chiari. Ma io vorrei dire a mia madre: senti, io sono stato imprevidente, oh, quanto vuoi. Ero anche predispostissimo al matrimonio, concedo. Ma è forse detto che a Udine o a Bologna avrei trovato un'altra Margherita? Margherita era il nome di mia moglie. Ah, fece il Valdoggi, t'è morta? Lao Griffi si cangiò subito in volto e si cacciò le mani di tasca, stringendosi nelle spalle. La vecchierella chinò il capo e tossì leggermente. L'ho uccisa, rispose Lao Griffi seccamente. Poi domandò: non hai letto i giornali? Credevo che sapessi. Non so nulla, disse il Valdoggi sorpreso, impacciato, afflitto d'aver toccato un tasto che non doveva, ma pur curioso di sapere. Te lo racconterò, riprese il Griffi. Esco ora dal carcere, 5 mesi di carcere, ma preventivo, bada. Mi hanno assolto. Sfido. Se mi lasciavano dentro, non credere che me ne sarebbe importato. Dentro o fuori ormai, carcere lo stesso. Così ho detto ai giurati: fate di me ciò che volete. Condannatemi, assolvetemi, per me è lo stesso. Mi dolgo di quel che ho fatto, ma in quell'istante terribile non seppi, né potei fare altrimenti. Chi non ha colpa, chi non ha da pentirsi, è uomo libero sempre. Anche se voi mi date la catena, sarò libero sempre, internamente. Del di fuori ormai non mi importa più nulla. E non volli dir altro, né volli discolpe d'avvocato. Tutto il paese però sapeva bene che io, la temperanza, la morigeratezza in persona, avevo fatto per lei un monte di debiti, che ero stato costretto a dimettermi. E poi... poi... me lo sai dire come una donna, dopo essere costata tanto a un uomo,
possa far quello che mi fece colei? Infame! Ma sai, con queste mani, ti giuro che non volevo ucciderla. Volevo sapere come avesse fatto e glielo domandavo, scotendola, afferrata, così per la gola. Strinsi troppo. Lui s'era buttato giù dalla finestra, nel giardino, il suo ex fidanzato. Sì, lo aveva prima piantato, come si dice per me, per il simpatico ufficialetto. E guarda, Valdoggi, se quello sciocco non si fosse allontanato per un anno da Potenza, dando così agio a me di innamorarmi per mia sciagura di Margherita, a quest'ora quei due sarebbero senza dubbio marito e moglie e probabilmente felici. Sì, li conoscevo bene tutti e due. Erano fatti per intendersi a meraviglia. Posso benissimo, guarda, immaginarmi la vita che avrebbero vissuto insieme. Me l'immagino, anzi. Posso crederli vivi entrambi quando voglio, laggiù a Potenza nella loro casa. So finanche la casa dove sarebbero andati ad abitare appena sposi. Non ho che da metterci Margherita viva, come tante volte, figurati, nelle varie occorrenze della vita l'ho veduta. Chiudo gli occhi e la vedo per quelle stanze, con le finestre aperte al sole. Vi canta con la sua vocina tutta trilli e scivoli. Come cantava! Teneva così le manine intrecciate sul capo biondo. Buondì, sposa felice. Figli non ne avrebbero, sai. Margherita non poteva farne. Vedi, se follia c'è, e questa è la mia follia. Posso veder tutto ciò che sarebbe stato, se quel che è avvenuto non fosse avvenuto. Lo vedo, ci vivo. Anzi, vivo lì soltanto. Il se, insomma, il se, capisci? Tacque un buon tratto, poi esclamò con tanta esasperazione che il Valdoggi si voltò a guardarlo credendo che piangesse. E se mi avessero mandato a Udine? La vecchierella non ripeté questa volta destino, ma se lo disse certo in cuore, tanto vero che scosse amaramente il capo e sospirò piano, con gli occhi sempre a terra, movendo sotto il mento tutti i grillotti d'argento di quei due nastri da corona mortuaria. Rimedio: la geografia, la bussola, il timone. Sì, volendo navigare. Dovreste dimostrarmi però che anche sia necessario, voglio dire, che conduca a una qualsiasi conclusione, prendere una rotta anziché un'altra, o anziché a questo porto approdare a quello. Come? Dite? E gli affari? Senza una regola? Senza un criterio direttivo? E la famiglia? L'educazione dei figliuoli? La buona reputazione in società? L'obbedienza che si deve alle leggi dello Stato? L'osservanza dei propri doveri? Con quest'azzurro che si beve liquido, oggi, per carità, è che non bado forse regolarmente ai miei affari? La mia famiglia? Ma sì, vi prego di credere, mia moglie mi odia, regolarmente, né più né meno di quanto vostra moglie odi voi. E anche i miei piccini, ma volete che non li educhi regolarmente, come voi i vostri? Con profitto, credete, non molto diverso di quello che la vostra saggezza riesce a ottenere. Obbedisco a tutte le leggi dello Stato e scrupolosamente osservo i miei doveri. Soltanto, ecco, io porto, come dire, una certa elasticità spirituale in tutti questi esercizi. Profitto di tutte quelle nozioni scientifiche, positive, apprese nell'infanzia e nell'adolescenza, delle quali voi, che pur le avete apprese come me, dimostrate di non sapere o di non volere profittare, con molto danno, v'assicuro, della vostra salute. Certo, non è facile valersi opportunamente di quelle nozioni che contrastino, ad esempio, con le illusioni dei sensi. Che la terra si muove, ecco, se ne potrebbe valere opportunatamente come di elegante scusa un ubriaco. Noi, in realtà, non la sentiamo muovere, se non di tanto in tanto, per qualche modesto terremoto. E le montagne,
data la nostra statura, così alte le vediamo che, capisco, pensarle piccole grinze della crosta terrestre non è facile. Ma santo Dio, domando e dico, perché abbiamo allora studiato tanto da piccoli? Se costantemente ci ricordassimo di ciò che la scienza astronomica ci ha insegnato, l'infimo, quasi incalcolabile posto che il nostro pianeta occupa nell'universo. Lo so, c'è anche la malinconia dei filosofi che ammettono, sì, piccola la Terra, ma non piccola intanto l'anima nostra se può concepire l'infinita grandezza dell'universo. Già, chi l'ha detto? Biagio Pascal. Bisognerebbe pur tuttavia pensare che questa grandezza dell'uomo, allora se mai, è solo a patto d'intendere, di fronte a quell'infinita grandezza dell'universo, la sua infinita piccolezza, e che, perciò, grande è solo quando si sente piccolissimo l'uomo, e non mai così piccolo come quando si sente grande. E allora, di nuovo, domando e dico, che conforto e che consolazione ci può venire da questa speciosa grandezza, se non debba aver altra conseguenza che quella di saperci qua, condannati alla disperazione, di veder grandi le cose piccole, tutte le cose nostre qua della terra, e piccole le grandi, come sarebbero le stelle del cielo. E non varrà meglio allora per ogni sciagura che ci occorra, per ogni pubblica o privata calamità, guardare in su e pensare che dalle stelle la terra, signori miei, ma neanche si suppone che ci sia, e che alla fin fine tutto è dunque come niente? Voi dite, benissimo, ma se intanto qua sulla terra mi fosse morto, per esempio, un figliuolo? Lo so, il caso è grave, e più grave diventerà, ve lo dico io, quando comincerete a uscire dal vostro dolore e sotto gli occhi che non vorrebbero più vedere v'accadrà di scorgere, che so, la grazia timida di questi fiorellini bianchi celesti che spuntano ora nei prati ai primi soli di marzo, e appena la dolcezza di vivere che, pur non volendo, sentirete ai nuovi tepori inebrianti della stagione, vi si tramuterà in una più fitta ambascia pensando a lui che, intanto, non la può più sentire. Ebbene? Ma che consolazione, in nome di Dio, vorreste voi avere della morte del vostro figliuolo? Non è meglio niente? Ma sì, niente, credete a me. Questo niente della terra, non solo per le sciagure, ma anche per questa dolcezza di vivere che pur ci dà, il niente assoluto, insomma, di tutte le cose umane che possiamo pensare, guardando in cielo Sirio o l'Alfa del Centauro. Non è facile, grazie. E che forse vi sto dicendo che è facile? La scienza astronomica, vi prego di credere, è difficilissima non solo a studiare, ma anche ad applicare ai casi della vita. Del resto, vi dico che siete incoerenti. Volete avere, di questo nostro pianeta, l'opinione ch'esso meriti un certo rispetto e che non sia poi tanto piccolo in rapporto alle passioni che ci agitano e che offra molte belle vedute e varietà di vita e di climi e di costumi. E poi vi chiudete in un guscio e non pensate neppure a tanta vita che vi sfugge, mentre ve ne state tutti sprofondati in un pensiero che v'affligge o in una miseria che v'opprime. Lo so, voi adesso mi rispondete che non è possibile, quando una cura prema veramente, quando una passione accechi, sfuggire col pensiero e frastornarsene immaginando una vita diversa altrove. Ma io non dico di porre voi stessi con l'immaginazione altrove, né di fingervi una vita diversa da quella che vi fa soffrire. Questo lo fate comunemente, sospirando. Ah, se non fosse così! Ah, se avessi questo o quest'altro! Ah, se potessi essere là! E son vani sospiri, perché la vostra vita, se potesse veramente esser diversa, chissà che sentimenti, che speranze, che desideri vi susciterebbe altri da questi che ora vi suscita per il solo fatto che essa è così. Tanto è vero che quelli che sono come voi vorreste essere,
o che hanno quello che voi vorreste avere, o che sono là dove voi vi desiderereste, vi fanno stizza, perché vi sembra che in quelle condizioni da voi invidiate non sappiano essere lieti come voi sareste. Ed è una stizza, scusatemi, da sciocchi. Perché quelle condizioni voi le invidiate perché non sono le vostre, e se fossero, non sareste più voi, voglio dire, con codesto desiderio di essere diversi da quelli che siete. No, no, cari miei, il mio rimedio è un altro, non facile certo neanche questo, ma possibilissimo, tanto che ho potuto io stesso farne esperienza. Lo intravidi quella notte, una delle tante tristissime, che mi toccò vegliare una lunga, eterna agonia, quella in cui la mia povera madre, per mesi e mesi, s'era quasi incadaverita viva. Per mia moglie era la suocera, per i miei figliuoli moriva una, di cui il figlio ero io. Dico così perché quando morrò io mi veglierà qualcuno di loro, si spera. Avete capito? Quella volta moriva mia madre e dunque non toccava loro, ma a me. Ma come? Dite? La nonna? Già, la nonnina, la cara nonnina. E poi anche per me, che, v'assicuro, potevo meritarmela un po' di considerazione, di non farmi stare in piedi anche la notte, con tutto quel freddo che cascava a pezzi dalla stanchezza, dopo una giornata di faticosissimo lavoro. Ma sapete com'è? Il tempo della nonnina, della cara nonnina, era finito da un pezzo. S'era guastato per i nipotini il giocattolo della cara nonnina, da che l'avevano veduta, dopo l'operazione della cateratta, con un occhio grosso grosso e vano nella concavità del vetro degli occhiali, e l'altro piccolo. A presentare una nonnina così non c'era più niente di bello, e a poco era divenuta anche sorda come una pietra, la povera nonnina. Aveva 85 anni e non capiva più niente. Una balla di carne che ansimava e si reggeva appena, pesante e traballante, e obbligava a cure per cui ci voleva un'adorazione come la mia, a vincer la pena e il ribrezzo che costavano. Si pensava, vedendola, a uno spaventoso castigo, di cui nessuno meglio di me sapeva che la mia povera madre era immeritevole, lasciata lì, senza più nulla di ciò che un tempo era stata, neppur la memoria, solo carne, vecchia carne disfatta che pativa, che seguitava a patire, chissà perché. Ma il sonno, signori miei, non c'è più nessun affetto che tenga, quando una necessità crudele costringa a trascurar certi bisogni, che si debbono per forza soddisfare. Provatevi a non dormire per parecchie e parecchie notti di fila, dopo aver faticato tutto il giorno. Il pensiero dei miei figliuoli, che durante l'intera giornata non avevano fatto nulla e ora dormivano saporitamente, al caldo, mentre io tremavo e spasimavo di freddo, in quella camera ammorbata dal lezzo dei medicinali, mi faceva saltar dalla rabbia come un orso e venir la tentazione di correre a strappar le coperte dai loro lettucci e dal letto di mia moglie, per vederli balzar dal sonno in camicia a quel freddo. Ma poi, sentendo in me come avrebbero tremato e pensando che avrei voluto essere io al loro posto, perché tremassero loro invece mia, non più contro essi, ma mi rivoltavo contro la crudeltà di quella sorte, che teneva ancora là, rantolante e insensibile a tutto, il corpo, il solo corpo ormai, e anch'esso quasi riconoscibile, di mia madre. E pensavo, sì, pensavo che Dio poteva finalmente finir di rantolare. Finché una volta, nel terribile silenzio sopravvenuto nella camera a una momentanea sospensione di quel rantolo, non mi sorpresi nello specchio dell'armadio, voltando, non so perché il capo, curvo sul letto di mia madre e intento a spiare da vicino se non fosse morta. Vidi con orrore in quello specchio la mia faccia, proprio come per farsi vedere da me. Essa conservava, mentr'io me la guardavo,
la stessa espressione con cui stava sospesa a spiare in un quasi allegro spavento la liberazione. La ripresa del rantolo m'incusse in quel punto un tale raccapriccio di me che mi nascosi quella faccia, come se avessi commesso un delitto, ma cominciai a piangere come un bambino che ero stato per quella mia mamma santa, di cui sì, volevo ancora la pietà per il freddo e la stanchezza che sentivo, pur avendo or ora finito di desiderar la sua morte. Povera mamma santa, che ne aveva perdute di notti per me, quando ero piccino e malato. Ah, strozzato dall'angoscia, mi diedi a passeggiare per la camera, ma non potevo guardar più nulla, perché mi parevano vivi nella loro immobilità sospesa gli oggetti della camera. Là lo spigolo illuminato dell'armadio, qua il pomo d'ottone della lettiera su cui avevo poc'anzi posato la mano. Disperato, cascai a sedere davanti alla scrivanietta della più piccola delle mie figliuole, la nipotina che si faceva ancora i compiti di scuola nella camera della nonna. Non so quanto tempo rimasi lì. So che giorno chiaro, dopo un tempo incommensurabile, durante il quale non avevo più avvertito minimamente né la stanchezza, né il freddo, né la disperazione, mi ritrovai col trattatello di geografia della mia figliuola sotto gli occhi, aperto a pagina 75, sgorbiato nei margini e con una bella macchia d'inchiostro cilestrino sull'M di Giamaica. Ero stato tutto quel tempo nell'isola di Giamaica, dove sono le montagne azzurre, dove, dal lato di tramontana, le spiagge si innalzano grado grado fino a congiungersi col dolce pendio di amene colline, la maggior parte separate le une dalle altre da vallate spaziose piene di sole, e ogni vallata ha il suo ruscello e ogni collina la sua cascata. Avevo veduto, sotto le acque chiare, le mura delle case della città di Porto Reale, sprofondate nel mare da un terribile terremoto, le piantagioni dello zucchero e del caffè, del grano d'India e della Guinea, le foreste delle montagne. Avevo sentito e respirato con indicibile conforto il tanfo caldo e grasso del letame nelle grandi stalle degli allevamenti. Ma proprio sentito e respirato, ma proprio veduto tutto, col sole che è là, su quelle praterie, con gli uomini e con le donne e coi ragazzi come sono là, che portano con le ceste e rovesciano a mucchi sugli spiazzi assolati il raccolto del caffè ad asciugarsi, con la certezza precisa e tangibile che tutto questo era vero, in quella parte del mondo così lontana, così vero da sentirlo e opporlo come una realtà altrettanto viva a quella che mi circondava là, nella camera di mia madre moribonda. Ecco, nient'altro che questa certezza d'una realtà di vita altrove, lontana e diversa, da contrapporre, volta per volta, alla realtà presente che v'opprime, ma così, senza alcun nesso, neppure di contrasto, senza alcuna intenzione, come una cosa che è perché è, e che voi non potete fare a meno che sia. Questo è il rimedio che vi consiglio, amici miei, il rimedio che io mi trovai inopinatamente quella notte. E per non divagar troppo e sistemarvi in qualche modo l'immaginazione, che non abbia a stancarvisi soverchiamente, fate come ho fatto io, che a ciascuno dei miei 4 figliuoli e a mia moglie ho assegnato una parte di mondo, a cui mi metto subito a pensare appena essi mi diano un fastidio o un'afflizione. Mia moglie, per esempio, è la Lapponia. Vuole da me una cosa che io non le posso dare? Appena comincia a domandarmela, io sono già nel golfo di Botnia, amici miei, e le dico seriamente, come se nulla fosse: Umea, Lulea, Pitea, Skelleftea. Ma che dici? Niente, cara, i fiumi della Lapponia. E che c'entrano i fiumi della Lapponia? Niente, cara, non c'entrano per niente affatto, ma ci sono. E né tu né io possiamo negare che in questo preciso momento sboccano là nel golfo di Botnia. E vedessi, cara, vedessi come vedo io la tristezza di certi salici e di certe betulle, là,
d'accordo, sì, non c'entrano neanche i salici e le betulle, ma ci sono anch'essi, cara, e tanto tanto tristi attorno ai laghi gelati tra le steppe. Lap o lop, sai, è un'ingiuria. I lapponi da sé si chiamano sami, sudici nani, cara mia. Ti basti sapere. Sì, lo so, tutto questo veramente non c'entra, ma ti basti sapere che, mentr'io ti tengo così cara, essi tengono così poco alla fedeltà coniugale che offrono la moglie e le figliuole al primo forestiere che capita. Per conto mio, puoi star sicura, non son tentato per nulla, cara, a profittarne. Ma che diavolo dici? Sei pazzo? Io ti sto domandando. Sì, cara, tu mi stai domandando. Non dico di no. Ma che triste paese la Lapponia. Risposta. Ti sei sfogato bene, amico mio. Veramente è da rimpiangere che tu, facendo violenza alla tua nativa disposizione, non abbia potuto dedicarti alle muse. Quanto calore nelle tue espressioni e con quale trasparente evidenza in pochi tocchi fai balzar vivi innanzi agli occhi luoghi, fatti e persone. Sei addolorato, sei indignato, povero marino mio, e non vorrei che questa mia risposta ti accrescesse il dolore e l'indignazione. Ma tu vuoi che io ti esponga francamente quel che penso del tuo caso. Lo farò per contentarti, pur essendo sicuro che non ti contenterò. Seguo il mio metodo, se permetti. Prima riassumo in brevi fatti, poi ti espongo, con la franchezza che desideri, il mio parere. Dunque con ordine. 1. Persone, connotati e condizioni. A. La signorina Anita. 26 anni. Ne dimostra appena 20, va bene, ma sono intanto 26 e sonati. Bruna, occhi notturni. Negli occhi suoi la notte si raccoglie, profonda. Labbra di corallo, e va bene. Ma il naso, amico mio? Tu non mi parli del naso. Alle brune, innanzitutto, guardare il naso e, segnatamente, le pinne del naso. Io sono sicuro che la signorina Anita l'ha un po' in su. Non dico brutto, diciamo anzi nasino, ma in su. E con due pinne piuttosto carnosette, che le si dilatano molto, quando serra i denti, quando fissa gli occhi nel vuoto e trae per le nari un lungo lungo sospiro silenzioso. Hai notato come gli occhi le si velano e le cangiano di colore quando trae qualcuno di questi sospiri silenziosi? Ha molto sofferto la signorina Anita, perché è molto intelligente. Era agiata quando il padre era vivo, ora, morto il padre, è povera, e 26 anni, nasino ritto e occhi notturni. Andiamo avanti. B. Il mio amico Marino. 24 anni, 2 in meno della signorina Anita, che forse perciò ne dimostra appena 20. Povero anche lui, orfano di padre anche lui. Cose tristi, ma care quando si hanno in comune con una persona cara. Identità che paiono predestinazioni, ma l'amico Marino, orfano e povero com'è, ha la mamma e una sorella da mantenere. Orfana e povera, la signorina Anita ha anche lei la mamma, ma non la mantiene. Pensa al mantenimento il commendator Ballesi. Il mio amico Marino odia, naturalmente, questo commendator Ballesi. Testa accesa, cuore ardente. Facilissima loquela, colorita, affascinante, come lo sguardo dei begli occhi cerulei. Diciamo che il mio amico Marino è il giorno e che la signorina Anita è la notte. Quello ha il biondo del sole nei capelli e il cielo azzurro negli occhi. Questa negli occhi 2 stelle e nei capelli la notte. Mi pare che, parlando con un poeta, non potrei esprimermi meglio di così. Proseguiamo. Costretto dalla necessità a esser saggio, l'amico Marino non può commetter la follia, finché durano le presenti condizioni, e dureranno per un pezzo, di assumersi il fardello di un'altra donna, e deve lasciar quella che meno gli peserebbe. Forse
Questo terzo peso gli farebbe sentir più lievi quegli altri due, ch'egli non può né oserebbe mai togliersi d'addosso. Ma c'è chi pensa che in tre sulle spalle di uno non si può star comodamente e di buon accordo, e anch'egli, saggio per forza, deve riconoscerlo. C. Il commendator Ballesi, vecchio amico della buon'anima, s'intende del babbo d'Anita, 66 anni, piccoletto, fino fino, gambette come due dita, ma armate da tacchettini imperiosi, testa grossa, grossi baffi spioventi, sotto i quali sparisce non solo la bocca, ma anche il mento, dato che si possa dire che il commendator Ballesi abbia davvero un mento. Folte ciglia sempre aggrottate e un dito spesso nel naso. Quel dito pensano anche i peli delle sue sopracciglia. È come un cannoncino carico di pensieri, il commendator Ballesi. Le sorti finanziarie della nuova Italia sono nei suoi piccoli pugni ferrigni. Ora, non si sa come né perché, tutt'a un tratto il commendator Ballesi ha creduto di dover cangiare l'amor paterno per la signorina Anita in un amor d'altro genere e l'ha chiesta in isposa. La signorina Anita ha strappato parecchi fazzoletti, con le mani coi denti. Più che sdegno ha provato onta, ribrezzo, orrore. La mamma ha pianto. Perché ha pianto la mamma? Per la gioia, ha detto, ma di gioia, ammesso che si pianga, si piange poco e poi si ride. La mamma della signorina Anita ha pianto molto e non ride più. Honni soit qui mal y pense. E veniamo all'ultimo personaggio. D. Nicolino Respi, 30 anni, solido, atletico, nuotatore e cavalcatore famoso, canottiere spadaccino, e poi impudente, ignorante come un pollo d'India, biscazziere, donnaiolo. Di su, amico mio, te le passo tutte. Conosco Nicolino Respi e condivido i tuoi apprezzamenti e la tua indignazione, ma non credere, con questo, che gli dia torto. Do dunque torto a te? No. Alla signorina Anita? Neppure. Oh Dio, lasciami seguire il mio metodo. Credi, amico mio, che il tuo caso è vecchissimo. Di nuovo, di originale qui, non c'è altro che il mio metodo e la spiegazione che ti darò. Proseguiamo per ordine. 2. Il luogo e il fatto. La spiaggia d'Anzio d'estate in una notte di luna. Me ne hai fatto una tale descrizione che non m'arrischio a descriverla anch'io. Soltanto troppe stelle, caro. Con la luna quasi in quintadecima se ne vedono poche. Ma un poeta può anche non badare a queste cose, che son di fatto. Un poeta può veder le stelle anche quando non si vedono e, viceversa, può non vedere tante altre cose che tutti gli altri vedono. Il commendator Ballesi ha preso in affitto un villino su la spiaggia e la signorina Anita è con la mamma ai bagni. Occupato a Roma, il commendatore va e viene. Nicolino Respi è fisso ad Anzio per i bagni e per la bisca e dà ogni mattina in acqua e in ogni sera al tappeto verde spettacolo delle sue bravure. La signorina Anita ha bisogno di smorzare la fiamma dello sdegno e s'indugia perciò molto nel bagno. Non può competere certamente con Nicolino Respi, ma tuttavia, da brava nuotatrice, una mattina s'allontana in gara con lui dalla spiaggia. Vanno e vanno. Tutti i bagnanti seguono ansiosi dalla spiaggia quella gara, prima a occhio nudo, poi coi binocoli. La mamma, a un certo punto, non vuole più guardare, comincia a smaniare, a trepidare. Oh Dio, come farà adesso la figliuola a ritornare a nuoto da così lontano? Certo, la lena non le basterà. Oh Dio, dov'è? Dio, com'è lontana! Non si vede più. Bisogna mandare subito un aiuto. Per carità, una lancia, una lancia! Qualcuno, subito in aiuto! E tanto fa, e tanto dice,
che alla fine due bravi giovanotti balzano eroicamente su una lancia e via a quattro remi. Santa ispirazione, perché la signorina Anita, poco dopo che i giovani sono partiti, è colta da un crampo una gamba e dà un grido. Nicolino Respi accorre con due bracciate e la sorregge, ma la signorina Anita è per svenire e gli s'aggrappa al collo disperatamente. Nicolino si vede perduto, sta per affogare con lei. Nella rabbia, per farsi lasciare, le dà un morso feroce al collo. Allora la signorina Anita s'abbandona inerte. Egli può sostenerla. Le forze stanno per mancargli quando la lancia sopravviene. Il salvataggio è compiuto, ma la signorina Anita deve curarsi per più d'una settimana del morso al collo di Nicolino Respi. Sono impressioni che rimangono, Marino mio. Per parecchi giorni la signorina Anita, appena muove il collo, non può negare che Nicolino Respi morde bene, e quel morso non può dispiacerle, perché deve a esso la sua salvezza. Tutto questo è, veramente, antefatto. Eppure no, forse. È e non è, perché tutto sta dove e come si tagliano i fatti. Quando tu, Marino mio, nella magnifica sera di luna arrivasti ad Anzio con la morte nel cuore, per avere un ultimo abboccamento con la signorina Anita, già ufficialmente fidanzata al commendator Ballesi, ella aveva ancora nel collo l'impressione dei denti di Nicolino Respi. Per tua stessa confessione, ella ti seguì docile lungo la spiaggia, si perdette con te nella lontananza delle sabbie deserte, fino al grande scoglio inarenato, laggiù, laggiù. Tutte e due, sotto la luna, a braccetto, inebriati dalla brezza marina, storditi dal sommesso perpetuo fragorio delle spume d'argento. Che le dicesti? Lo so, tutto il tuo amore e tutto il tuo tormento, e le proponesti di ribellarsi all'infame imposizione di quel vecchio odioso e di accettar la tua povertà. Ma ella, amico mio, infiammata, sconvolta, straziata dalle tue parole, non poteva accettare la tua povertà. Voleva sì, invece, accettare il tuo amore e vendicarsi con esso anticipatamente, quella sera stessa, dell'infame imposizione del vecchio, che sopra di lei, così, da usuraio, voleva pagarsi dei lunghi benefizi. Tu, onestamente, nobilmente, le hai impedito questa vendetta. Amico mio, ti credo. Sarei scappato via come un pazzo, ma alla signorina Anita, rimasta sola, lì, sulla sabbia, all'ombra dello scoglio, non sembrasti un pazzo, te l'assicuro io, in quella fuga scomposta lungo la spiaggia, sotto la luna. Sembrasti uno sciocco e un villano. E purtroppo, povero Marino, su quello scoglio, quella sera, a godersi, zitto zitto, in grazia delle tasche vuote, il bel chiaro di luna, e poi anche lo spettacolo della tua fuga, c'era Nicolino Respi, quello del morso e del salvataggio. Gli bastarono 3 parole e una risata, di lassù. Che sciocco, è vero, signorina? E saltò giù. Tu avesti, poco dopo, la soddisfazione di sorprendere, insieme col commendator Ballesi, arrivato tardi da Roma in automobile, Nicolino Respi, sotto la luna, a braccetto con la signorina Anita. Tu nell'andata e lui nel ritorno. Più dolce l'andata o il ritorno? Ed ecco, amico mio, che viene adesso il punto originale. 3. Spiegazione. Tu credi, caro Marino, d'aver sofferto un'atroce disillusione, perché hai veduto all'improvviso la signorina Anita orribilmente diversa da quella che conoscevi tu, da quella che era per te. Sei ben certo, adesso, che la signorina Anita era un'altra. Benissimo. Un'altra, la signorina Anita, è di certo. Non solo, ma anche tante e tante altre, amico mio. Quanti e quanti altri sono quelli che la conoscono e che lei conosce? Il tuo errore fondamentale, sai dove consiste? Nel credere che, pur essendo un'altra per come tu credi, e tante altre per come credo io, la signorina Anita non sia anche, tuttora, quella che conoscevi tu. La signorina Anita è quella, e un'altra, e anche tante altre, perché vorrai ammettere che quella che è per me non sia quella che è per te, quella che è per sua madre,
quella che è per il commendator Ballesi e per tutti gli altri che la conoscono, ciascuno a modo suo. Ora, guarda, ciascuno, per come la conosce, le dà, è vero, una realtà. Tante realtà, dunque, amico mio, che fanno realmente, e non per modo di dire la signorina Anita, una per te, una per me, una per la madre, una per il commendator Ballesi e via dicendo, pur avendo l'illusione ciascuno di noi che la vera signorina Anita sia quella sola che conosciamo noi, e anche lei, anzi lei soprattutto, l'illusione d'essere una, sempre la stessa, per tutti. Sai da che nasce questa illusione, amico mio? Dal fatto che crediamo in buona fede d'esser tutti, ogni volta, in ogni nostro atto, mentre, purtroppo, non è così. Ce ne accorgiamo quando, per un caso disgraziatissimo, all'improvviso restiamo agganciati e sospesi a un atto solo tra i tanti che commettiamo. Ci accorgiamo bene, voglio dire, di non esser tutti in quell'atto, e che un'atroce ingiustizia sarebbe giudicarci da quello solo, tenerci agganciati e sospesi a esso, alla gogna, per l'intera esistenza, come se questa fosse tutta sommata in quell'atto solo. Ora, questa ingiustizia appunto stai commettendo tu, amico mio, contro la signorina Anita. L'hai sorpresa in una realtà diversa da quella che le davi tu, e vuoi credere adesso che la sua vera realtà non sia quella bella che tu le davi prima, ma questa brutta in cui l'hai sorpresa insieme col commendator Ballesi di ritorno dallo scoglio con Nicolino Respi. Non per nulla, amico mio, guarda, tu non mi hai parlato del nasino all'insù della signorina Anita. Quel nasino non ti apparteneva. Quel nasino non era della tua Anita. Erano tuoi gli occhi notturni, il cuore appassionato, la raffinata intelligenza di lei, non quel nasino ardito dalle pinne piuttosto carnosette. Quel nasino fremeva ancora al ricordo del morso di Nicolino Respi. Quel nasino voleva vendicarsi dell'odiosa imposizione del vecchio commendator Ballesi. Tu non gli hai permesso di fare con te la sua vendetta, e allora essa l'ha fatta con Nicolino. Chissà come piangono adesso quegli occhi notturni, e come sanguina quel cuore appassionato, e come si rivolta quella raffinata intelligenza. Voglio dire tutto quello che di lei appartiene a te. Ah, credi, Marino, fu assai più dolce per lei l'andata con te allo scoglio che il ritorno da esso con Nicolino Respi. Bisogna che tu te ne persuada e ti disponga a imitare il commendatore, il quale, vedrai, perdonerà e sposerà la signorina Anita. Ma non pretendere che ella sia una e tutta per te. Sarà una e tutta per te sincerissimamente, e un'altra per il commendator Ballesi non meno sinceramente, perché non c'è una sola signorina o signora Anita, amico mio. Non sarà bello, ma è così. E procura che Nicolino Respi, mostrando i denti, non vada a far visita a quel nasino all'insù. Il pipistrello. Tutto bene. La commedia, niente di nuovo che potesse irritare o frastornare gli spettatori, e congegnata con bell'industria ed effetti. Un gran prelato tra i personaggi, una rossa eminenza che ospita in casa una cognata vedova e povera, di cui in gioventù, prima d'avviarsi per la carriera ecclesiastica, era stato innamorato. Una figliuola della vedova, già in età da marito, che sua eminenza vorrebbe sposare a un giovine suo protetto, cresciutogli in casa fin da bambino, apparentemente figlio di un suo vecchio segretario, ma in realtà, insomma, via, un certo antico trascorso di gioventù che non si potrebbe ora rimproverare a un gran prelato con quella crudezza che necessariamente deriverebbe dalla brevità d'un riassunto, quando poi è per così dire il fulcro di tutto il secondo atto, in una scena di grandissimo effetto con la cognata al buio, o meglio al chiaro di luna che inonda la veranda, poiché sua eminenza, prima di cominciar la confessione, ordina al suo fidato servitore Giuseppe: Giuseppe, smorzate i lumi.
tutto bene, insomma. Gli attori tutti a posto e innamorati a uno della loro parte. Anche la piccola Gàstina, sì, contentissima della parte della nipote orfana e povera, che naturalmente non vuol saperne di sposare quel protetto di sua eminenza, e fa certe scene di fiera ribellione che alla piccola Gàstina piacevano tanto, perché se ne riprometteva un subisso d'applausi. Per farla breve, più contento di così nell'aspettazione ansiosa d'un ottimo successo per la sua nuova commedia, l'amico Faustino Perez non poteva essere alla vigilia della rappresentazione. Ma c'era un pipistrello. Un maledetto pipistrello che ogni sera in quella stagione di prosa alla nostra Arena Nazionale o entrava dalle aperture del tetto a padiglione o si destava a una cert'ora dal nido che doveva aver fatto lassù tra l'imbracature di ferro, le cavicchie e le chiavarde, e si metteva a svolazzar come impazzito non già per l'enorme vaso dell'arena sulla testa degli spettatori, poiché durante la rappresentazione i lumi nella sala erano spenti, ma là dove la luce della ribalta, delle bilance e delle quinti, le luci della scena lo attiravano sul palcoscenico proprio in faccia agli attori. La piccola Gàstina ne aveva un pazzo terrore. Era stata 3 volte per svenire, le sere precedenti, nel vederselo ogni volta passar rasente al volto, sui capelli, davanti agli occhi, e l'ultima volta, Dio, che ribrezzo, fin quasi a sfiorarle la bocca con quel volo di membrana vischiosa che stride. Non s'era messa a gridare per miracolo. La tensione dei nervi per costringersi a star lì ferma a rappresentare la sua parte mentre irresistibilmente le veniva di seguir con gli occhi, spaventata, lo svolazzio di quella bestia schifosa, per guardarsene o, non potendone più, di scappar via dal palcoscenico per andare a chiudersi nel suo camerino, la esasperava fino a farle dichiarare ch'ella ormai con quel pipistrello lì, se non si trovava il rimedio d'impedirgli che venisse a svolazzar sul palcoscenico durante la rappresentazione, non era più sicura di sé di quel che avrebbe fatto una di quelle sere. Si ebbe la prova che il pipistrello non entrava da fuori, ma aveva proprio eletto domicilio nelle travature del tetto dell'arena, dal fatto che la sera precedente la prima rappresentazione della commedia nuova di Faustino Perez, tutte le aperture del tetto furono tenute chiuse e all'ora solita si vide il pipistrello lanciarsi come tutte le altre sere sul palcoscenico col suo disperato svolazzio. Allora Faustino Perez, atterrito per le sorti della sua nuova commedia, pregò, scongiurò l'impresario e il capocomico di far salire sul tetto 2, 3, 4 operai, magari a sue spese, per scovare il nido e dar la caccia a quella insolentissima bestia, ma si sentì dare del matto. Segnatamente il capocomico montò su tutte le furie a una simile proposta, perché era stufo, ecco, stufo di quella ridicola paura della signorina Gàstina per i suoi magnifici capelli. I capelli? Sicuro, i capelli. Non ha ancora capito? Le hanno dato a intendere che, se per caso le sbatte in capo, il pipistrello ha nelle ali non so che viscosità, per cui non è più possibile distrigarlo dai capelli, se non a patto di tagliarli. Ha capito? Non teme, peraltro. Invece di interessarsi alla sua parte, d'immedesimarsi nel personaggio, almeno fino al punto di non pensare a simili sciocchezze. Sciocchezze, i capelli d'una donna, i magnifici capelli della piccola Gàstina. Il terrore di Faustino Perres alla sfuriata del capocomico si centuplicò. Oddio, se veramente la piccola Gàstina temeva per questo, la sua commedia era perduta. Per far dispetto al capocomico, prima che cominciasse la prova generale, la piccola Gàstina, col gomito appoggiato sul ginocchio d'una gamba accavalciata sull'altra e il pugno sotto il mento,
seriamente domandò a Faustino Perres se la battuta di sua eminenza al secondo atto Giuseppe smorzate i lumi non poteva essere ripetuta all'occorrenza qualche altra volta durante la rappresentazione, visto e considerato che non c'è altro mezzo per far andar via un pipistrello che entri di sera in una stanza che spegnere il lume. Faustino Perres si sentì gelare. No, no, dico proprio sul serio. Perché, scusate, Perez, volete dare veramente con la vostra commedia una perfetta illusione di realtà? Illusione? No. Perché dice illusione, signorina? L'arte crea veramente una realtà. Ah, sta bene. E allora io vi dico che l'arte la crea e il pipistrello la distrugge. Come? Perché? Perché sì. Ponete il caso che nella realtà della vita, in una stanza dove si stia svolgendo di sera un conflitto familiare tra marito e moglie, tra una madre e una figlia, che so, o un conflitto di interessi o d'altro, entri per caso un pipistrello. Bene, che si fa? Vi assicuro io che per un momento il conflitto si interrompe per via di quel pipistrello che è entrato. O si spegne il lume, o si va in un'altra stanza, o qualcuno anche va a prendere un bastone, monta su una seggiola e cerca di colpirlo per abbatterlo a terra. E gli altri allora, credete a me, si scordano lì per lì del conflitto e accorrono tutti a guardare, sorridenti e con schifo, come quella odiosissima bestia sia fatta. Già, ma questo nella vita ordinaria, obiettò con un sorriso smorto sulle labbra il povero Faustino Perres. Nella mia opera d'arte, signorina, il pipistrello io non ce l'ho messo. Voi non ce l'avete messo, ma se lui ci si ficca, bisogna non farne caso. E vi sembra naturale? V'assicuro io che debbo vivere nella vostra commedia la parte di Livia, che questo non è naturale, perché Livia, lo so io meglio di voi, che paura ha dei pipistrelli. La vostra Livia, badate, non più io. Voi non ci avete pensato perché non potevate immaginare il caso che un pipistrello entrasse nella stanza mentr'ella si ribellava fieramente all'imposizione della madre e di sua eminenza. Ma questa sera potete esser certo che il pipistrello entrerà nella camera durante quella scena. E allora io vi domando, per la realtà stessa che voi volete creare, se vi sembri naturale che ella, con la paura che ha dei pipistrelli, col ribrezzo che la fa contorcere e gridare al solo pensiero d'un possibile contatto, se ne stia lì come se nulla fosse con un pipistrello che le svolazza attorno alla faccia e mostri di non farne caso. Voi scherzate. Livia se ne scappa, ve lo dico io. Pianta la scena e se ne scappa, o si nasconde sotto il tavolino gridando come una pazza. Vi consiglio perciò di riflettere se proprio non vi convenga meglio di far chiamare Giuseppe da sua eminenza e di fargli ripetere la battuta Giuseppe, smorzate i lumi, oppure aspettate, oppure ma sì, meglio sarebbe la liberazione, che gli ordinassi di prendere un bastone, montare su una seggiola e già, sì, proprio, interrompendo la scena a metà, è vero? Tra l'ilarità fragorosa di tutto il pubblico. Ma sarebbe il colmo della naturalezza, caro mio, credetelo, anche per la vostra stessa commedia, dato che quel pipistrello c'è e che in quella scena è inutile, vogliate o non vogliate, ci si ficca, pipistrello vero. Se non ne tenete conto, parrà finta per forza. Livia, che non se ne cura, gli altri due che non ne fanno caso e seguitano a recitar la commedia come se lui non ci fosse. Non capite questo? Faustino Perres si lasciò cader le braccia disperatamente. Oh Dio mio, signorina, disse, se volete scherzare è un conto. No, no, vi ripeto che sto discutendo con voi sul serio, proprio sul serio, ribatté la Gàstina. Allora io vi rispondo che siete matta, disse il Perres alzandosi. Dovrebbe far parte della realtà che ho creato io, quel pipistrello, perché io potessi tenerne conto e farne tener conto ai personaggi della mia commedia. Dovrebbe essere un pipistrello finto e non vero, insomma,
perché non può così incidentalmente da un momento all'altro un elemento della realtà casuale introdursi nella realtà creata, essenziale dell'opera d'arte. E se ci si introduce? Ma non è vero, non può, non si introduce mica nella mia commedia quel pipistrello, ma sul palcoscenico dove voi recitate. Benissimo, dove io recito la vostra commedia. E allora sta tra due, o lassù è viva la vostra commedia, o è vivo il pipistrello. Il pipistrello vi assicuro io che è vivo, vivissimo comunque. Vi ho dimostrato che con lui così vivo lassù non possono sembrare naturali Livia e gli altri due personaggi che dovrebbero seguitare la loro scena come se lui non ci fosse, mentre c'è. Conclusione: o via la vostra commedia o via il pipistrello. Se stimate impossibile eliminare il pipistrello, rimettetevi in Dio, caro Perez, quanto alle sorti della vostra commedia. Ora vi faccio vedere che la mia parte io la so e che la recito con tutto l'impegno perché mi piace, ma non rispondo dai miei nervi stasera. Ogni scrittore, quando è un vero scrittore, ancor che sia mediocre, per chi stia a guardarlo in un momento come quello in cui si trovava Faustino Perez la sera della prima rappresentazione, ha questo di commovente, o anche, se si vuole, di ridicolo, che si lascia prendere lui stesso prima di tutti, lui stesso qualche volta solo fra tutti, da ciò che ha scritto, e piange e ride e atteggia il volto, senza saperlo, delle varie smorfie degli attori sulla scena, col respiro affrettato e l'animo sospeso e pericolante, che gli fa alzare or questa o quella mano in atto di parare o di sostenere. Posso assicurare io che lo vidi e gli tenni compagnia mentre se ne stava nascosto dietro le quinte tra i pompieri di guardia e i servi di scena che Faustino Perez per tutto il primo atto e per parte del secondo non pensò affatto al pipistrello, tanto era preso dal suo lavoro e immedesimato in esso. E non è a dire che non ci pensava perché il pipistrello non aveva ancor fatto la sua consueta comparsa sul palcoscenico, no. Non ci pensava perché non poteva pensarci, tanto vero che, quando sulla metà del second'atto il pipistrello finalmente comparvi, egli nemmeno se ne accorse. Non capì nemmeno perché io col gomito lo urtassi e si voltò a guardarmi in faccia come un insensato. Che cosa? Cominciò a pensarci solo quando le sorti della commedia, non per colpa del pipistrello, non per l'apprensione degli attori a causa di esso, ma per difetti evidenti della commedia stessa, accennarono di volgere a male. Già il primo atto, per dir la verità, non aveva riscosso che pochi e tepidi applausi. Oh Dio mio, eccolo, guarda! Cominciò a dire il poverino, sudando freddo, e alzava una spalla, tirava indietro o piegava di qua, di là il capo, come se il pipistrello svoltasse attorno a lui e volesse scansarlo. Si storceva le mani, si copriva il volto. Dio, 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 pare impazzito. Ah, guarda, a momenti in faccia alla Rossi. Come si fa? Come si fa? Pensa che proprio ora entra in scena la Gàstina. Sta zitto, per carità, lo esortai, scrollandolo per le braccia e cercando di strapparlo di là, ma non ci riuscì. La Gàstina faceva la sua entrata dalle quinte di rimpetto e il Perez, mirandola come affascinato, tremava tutto. Il pipistrello girava in alto attorno al lampadario che pendeva dal tetto con 8 globi di luce e la Gàstina non mostrava da accorgersene, lusingata certo dal grande silenzio d'attesa con cui il pubblico aveva accolto il suo apparire sulla scena, e la scena proseguiva in quel silenzio ed evidentemente piaceva. Ah, se quel pipistrello non ci fosse stato! Ma c'era, non se ne accorgeva il pubblico tutto intento allo spettacolo, ma eccolo lì, come se a farlo apposta avesse preso di mira la Gàstina, ora proprio lei che, poverina, faceva di tutto per salvar la commedia, resistendo al suo terrore di punto in punto crescente per quella persecuzione ostinata, feroce, della schifosa, maledettissima bestia.
Ad un tratto Faustino Perez vide l'abisso spalancarglisi davanti agli occhi sulla scena e si recò le mani al volto a un grido improvviso acutissimo della Gàstina che s'abbandonava tra le braccia di sua eminenza. Fui pronto a trascinarmelo via, mentre dalla scena gli attori si trascinavano a loro volta la Gàstina svenuta. Nessuno nel subbuglio del primo momento, là sul palcoscenico, in iscompiglio, poté pensare a ciò che intanto accadeva nella sala del teatro. S'udiva come un gran frastuono lontano a cui nessuno badava. Frastuono? Ma no, che frastuono! Erano applausi. Che? Ma sì, applausi, applausi. Era un delirio d'applausi. Tutto il pubblico levato in piedi applaudiva da 4 minuti freneticamente e voleva l'autore, gli attori al proscenio per decretare un trionfo a quella scena dello svenimento che aveva preso sul serio come se fosse nella commedia e che aveva visto rappresentare con così prodigiosa verità. Che fare? Il capocomico su tutte le furie corse a prendere per le spalle Faustino Perez, che guardava tutti tremando d'angosciosa perplessità, e lo cacciò con uno spintone fuori delle quinte sul palcoscenico. Fu accolto da una clamorosa ovazione che durò più di 2 minuti e altre 6 o 7 volte dovette presentarsi a ringraziare il pubblico che non si stancava d'applaudire perché voleva alla ribalta anche la Gàstina. Fuori la Gàstina, fuori la Gàstina! Ma come far presentare la Gàstina, che nel suo camerino si dibatteva ancora in una fierissima convulsione di nervi tra la costernazione di quanti le stavano attorno a soccorrerla? Il capocomico dovette farsi al proscenio ad annunziare dolentissimo che l'acclamata attrice non poteva comparire a ringraziare il letto pubblico perché quella scena, vissuta con tanta intensità, le aveva cagionato un improvviso malore, per cui anche la rappresentazione della commedia quella sera doveva essere purtroppo interrotta. Si domanda a questo punto se quel dannato pipistrello poteva rendere a Faustino Perez un servizio peggiore di questo. Sarebbe stato in certo qual modo un conforto per lui attribuire a esso la caduta della commedia, ma dovergli ora il trionfo, un trionfo che non aveva altro sostegno che nel pazzo volo di quelle sue ali schifose. Riavutosi appena dal primo stordimento, ancora più morto che vivo, corse incontro al capocomico che lo aveva spinto con tanta mala grazia sul palcoscenico a ringraziare il pubblico e con le mani tra i cappelli gli gridò: E domani sera? Ma che devo dire? Che devo fare? Gli urlò furente in risposta il capocomico. Dovevo dire al pubblico che toccavano al pipistrello quegli applausi e non a lei? Rimedi piuttosto, rimedi subito, faccia che tocchino a lei domani sera. Già, ma come? Domandò con strazio, smarrendosi di nuovo il povero Faustino Perez. Come? Lo domanda a me? Come? Ma se quello svenimento della mia commedia non c'è e non c'entra, commendatore. Bisogna che lei ce lo faccia entrare, caro signore, a ogni costo. Non ha veduto che po' di successo? Tutti i giornali domani mattina ne parleranno. Non se ne potrà più fare a meno, non dubiti che i miei attori sapranno far per finta con la stessa verità ciò che questa sera hanno fatto senza volerlo. Già, ma lei capisce, si provò a fargli osservare il Perez, è andato così bene perché la rappresentazione lì, dopo quello svenimento, è stata interrotta. Se domani sera invece deve proseguire, ma è appunto questo, in nome di Dio, il rimedio che lei deve trovare, tornò a urlargli in faccia il commendatore. Se non che a questo punto. E come? E come? Venne a dire, calcandosi con ambo le mani sfavillanti d'anelli il berretto di pelo sui magnifici capelli, la piccola Gàstina già rivenuta. Ma davvero non capite che qua deve dirlo il pipistrello e non voi, signori miei? Lei la finisca col pipistrello, fremette il capocomico, facendolesi a petto, minaccioso. Io la finisco? Deve finirla lei, commendatore, rispose placida e sorridente la Gàstina, sicurissima di fargli così, ora, il maggior dispetto.
Perché, guardi, commendatore, ragioniamo. Io potrei aver fatto sotto comando uno svenimento finto al secondo atto se il signor Perez, seguendo il suo consiglio, ce lo mette. Ma dovreste anche aver voi allora sotto comando il pipistrello vero, che non mi procuri un altro svenimento, non finto ma vero al primo atto, o al terzo, o magari nel secondo stesso subito dopo quel primo finto. Perché io vi prego di credere, signori miei, che sono svenuta davvero sentendomelo venire in faccia, qua sulla guancia, e domani sera non recito, no, no, non recito, commendatore, perché né lei né altri può obbligarmi a recitare con un pipistrello che mi sbatte in faccia. Ah, non sa, questo si vedrà, le rispose, crollando il capo energicamente il capocomico. Ma Faustino Perez, convinto pienamente che la ragione unica degli applausi di quella sera era stata l'intrusione improvvisa e violenta di un elemento estraneo, casuale, che invece di mandare a gambe all'aria come avrebbe dovuto la finzione dell'arte, s'era miracolosamente inserito in essa, conferendole là per là nell'illusione del pubblico l'evidenza d'una prodigiosa verità, ritirò la sua commedia e non se ne parlò più. Epilogo. Si conclude qui l'ascolto di Novelle per un anno, volume primo, Scialle nero di Luigi Pirandello. Con questa prima raccolta prende avvio uno dei più grandi progetti narrativi della letteratura italiana del Novecento. Attraverso personaggi comuni, vicende quotidiane e situazioni solo in apparenza semplici, Pirandello esplora la complessità dell'animo umano, il contrasto tra ciò che siamo e ciò che gli altri vedono, il continuo mutare della realtà e delle sue infinite sfaccettature. L'autore immaginò un'opera composta da 365 novelle, una per ogni giorno dell'anno. Sebbene il progetto sia rimasto incompiuto, le novelle pubblicate costituiscono un patrimonio letterario di straordinario valore, capace ancora oggi di parlare al lettore con sorprendente attualità. Se questo audiolibro vi è piaciuto, vi invitiamo a proseguire il viaggio con i successivi volumi di Novelle per un anno, disponibili nella playlist dedicata del canale. Se desiderate sostenere il progetto Bene Inst, Onde Letterarie, iscrivetevi al canale e lasciate un mi piace a questo video. È un gesto semplice che ci aiuta a diffondere la grande letteratura e a realizzare nuovi audiolibri. Grazie per aver condiviso con noi questo momento. A presto e buona lettura.